Benvenuti all'ascolto di Novelle per un anno, volume secondo, La vita nuda di Luigi Pirandello. Audiolibro tratto dall'edizione LibriVox.org, realizzata dai volontari del progetto e promossa dal gruppo volontari del Libro di Anobi. Edizione YouTube a cura di Beneist, Onde Letterarie. Buon ascolto. Parte prima. Avvertenza. Raccolgo in un sol corpo tutte le novelle pubblicate finora in parecchi volumi e tant'altre ancora inedite, sotto il titolo Novelle per un anno, che può sembrar modesto e al contrario è forse troppo ambizioso, se si pensa che per antica tradizione dalle notti o dalle giornate s'intitolano spesso altre raccolte del genere, alcune delle quali famosissime. Secondo l'intenzione che mi ha suggerito questo titolo, avrei desiderato che tutt'intera la raccolta fosse contenuta in un volume solo, di quei monumentali che da gran tempo ormai per opere di letteratura non usano più. L'editore, e chi legge ne intenderà facilmente le ragioni, non ha voluto seguirmi in questo desiderio e m'ha anzi consigliato di dividere la raccolta non in 12 volumi di 30 e più novelle ciascuno, come almeno m'ero rassegnato a chiedergli, ma in 24, il che potrebbe suggerire, a chi ne avesse voglia, qualche non inutile considerazione sull'indole e la necessità del tempo nostro. M'affretto ad avvertire che le novelle di questi 24 volumi non vogliono essere singolarmente né delle stagioni né dei mesi né di ciascun giorno dell'anno. Una novella al giorno per tutto un anno, senza che dai giorni, dai mesi o dalle stagioni nessuna abbia tratto la sua qualità. Ogni volume ne conterrà non poche nuove, e di quelle già edite alcune sono state rifatte da cima a fondo, altre rifuse e ritoccate qua e là, e tutte insomma rielaborate con lunga e amorosa cura. In grazia almeno di questa cura, l'autore delle novelle per un anno spera che i lettori vorranno usargli venia, se dalla concezione ch'egli ebbe del mondo e della vita troppa amarezza e scarsa gioia avranno e vedranno in questi tanti piccoli specchi che la riflettono intera. Luigi Pirandello. La vita nuda. Un morto, che pure è morto, caro mio, vuole anche lui la sua casa. E se è un morto per bene, bella la vuole. E ha ragione, da starci comodo. E di marmo la vuole, e decorata anche. E se poi è un morto che può spendere, la vuole anche con qualche profonda, come si dice, allegoria, già, con qualche profonda allegoria d'un grande scultore come me. Una bella lapide latina, hic jacet, chi fu, chi non fu, un bel giardinetto attorno, con l'insalatina e tutto, e una bella cancellata a riparo dei cani e dei... m'hai seccato, urlò voltandosi tutt'acceso in sudore Costantino Pogliani. Ciro Colli levò la testa dal petto, con la barbetta a punta ridotta ormai un gancio, a furia di torcersela. Stette un pezzo a sbirciar l'amico di sotto al cappelluccio a pan di zucchero calato sul naso e con placidissima convinzione disse, quasi posando la parola: asino. Là stava seduto sulla schiena, le gambe lunghe e distese, una qua, una là, sul tappetino che il Pogliani aveva già bastonato ben bene e messo in ordine innanzi al canapè. Si struggeva dalla stizza il Pogliani nel vederlo sdraiato lì mentr'egli s'affannava tanto
a rassettar lo studio, disponendo i gessi in modo che facessero bella figura, buttando indietro i bozzettacci ingialliti e polverosi che gli eran ritornati sconfitti dai concorsi, portando avanti con precauzione i cavalletti coi lavori che avrebbero potuto mostrare, nascosti ora da pezze bagnate. E sbuffava. Insomma, te ne vai, sì o no? No. Non mi sedere lì sul pulito almeno, santo Dio, come te lo devo dire che aspetto certe signore? Non ci credo. Ecco qua la lettera, guarda, l'ho ricevuta ieri dal commendator Seralli. Egregio amico, la avverto che domattina verso le 11, sono già le 11, passate. Non ci credo, seguita. Verranno a trovarla, indirizzate da me, la signora come dice qua? Confucio. Consalvi, non si legge bene, e la figliola, le quali hanno bisogno dell'opera sua. Sicuro che eccetera eccetera. Non te la sei scritta da te codesta lettera? Domandò Ciro Colli, riabbassando la testa sul petto. Imbecille! Esclamò, gemette quasi il Pogliani, che nell'esasperazione non sapeva più se piangere o ridere. Il Colli alzò un dito e fece segno di no. Non me lo dire, me n'ho per male, perché se fossi imbecille, ma sai che personcina per la quale sarei io, guarderei la gente come per compassione, ben vestito, ben calzato, con una bella cravatta eliotrò, come si dice, troppio, e il panciotto di velluto nero come il tuo. Ah, quanto mi piacerei col panciotto di velluto come il tuo, scannato miserabile che non sono altro. Senti, facciamo così, per il tuo bene. Se è vero che codeste signore Confucio debbono venire, rimettiamo in disordine lo studio o si faranno un pessimo concetto di te. Sarebbe meglio che ti trovassero anche intento al lavoro, col sudore, come si dice, col pane, insomma col sudore del pane della tua fronte. Piglia un bel tocco di creta, schiaffalo su un cavalletto e comincia alla brava un bozzettuccio di me, così sdraiato. Lo intitolerai Lottando e vedrai che te lo comprano subito per la Galleria Nazionale. Ho le scarpe, sì, non tanto nuove, ma tu se vuoi puoi farmele anche novissime, perché come scultore, non te lo dico per adularti, sei un bravo calzolaio. Costantino Pogliani, intento ad appendere alla parete certi cartoni, non gli badava più. Per lui il Colli era un disgraziato fuori della vita, ostinato superstite d'un tempo già tramontato, d'una moda già smessa per gli artisti, sciamannato, inculto, noncurante e con l'ozio ormai incarognito nelle ossa. Peccato veramente, perché poi, quand'era in tempera di lavorare, poteva dar punti ai migliori. E lui, il Pogliani, ne sapeva qualche cosa, che tante volte lì nello studio, con 2 tocchi di pollice impressi con energica sprezzatura, s'era veduto metter su d'un tratto qualche bozzetto che gli cascava dallo stento. Ma avrebbe dovuto studiare almeno un po' di storia dell'arte, ecco, regolar la propria vita, avere un po' di cura della persona. Così cascante di noia e con tutta quella trucia addosso era inaccostabile, via. Lui, il Pogliani, ma già, lui aveva fatto finanche 2 anni di università. E poi, signore, campava sul suo, si vedeva. 2 discreti picchi alla porta lo fecero saltare dallo sgabello su cui era montato per appendere i cartoni. Eccole! E adesso? Disse al Colli, mostrandogli le pugna.
loro entrano e io me ne esco, rispose il Colli senza levarsi. Ne stai facendo un caso pontificale. Del resto potresti anche presentarmi, pezzo d'egoista. Costantino Pogliani corse ad aprir la porta, rassettandosi sulla fronte il bel ciuffo biondo riccioluto. Prima entrò la signora Consalvi, poi la figliuola. Questa in gramaglie, col volto nascosto da un fitto velo di crespo e con in mano un lungo rotolo di carta. Quella vestita d'un bell'abito grigio chiaro che le stava a pennello sulla persona formosa. Grigio l'abito, grigi i capelli, giovanilmente acconciati sotto un grazioso cappellino tutto contesto di violette. La signora Consalvi dava a veder chiaramente che si sapeva ancor fresca e bella a dispetto dell'età. Poco dopo, sollevando il crespo sul cappello, non meno bella si rivelò la figliuola, quantunque pallida e dimessa nel chiuso cordoglio. Dopo i primi convenevoli, il Pogliani si vide costretto a presentare il Colli, che era rimasto lì con le mani in tasca e mezza sigaretta spenta in bocca, il cappelluccio ancora sul naso, e non accennava d'andarsene. Scultore? Domandò allora la signorina Consalvi, invermigliandosi d'un subito per la sorpresa. Colli Ciro. Codicillo, già, disse questi, impostandosi sull'attenti, togliendosi il cappelluccio e scoprendo le folte ciglia giunte e gli occhi accostati al naso. Scultore? Perché no? Anche scultore. Ma mi avevano detto, riprese impacciata, contrariata, la signorina Consalvi, che lei non stava più a Roma. Ecco già, io, come si dice, passeggio, rispose il Colli. Passeggio per il mondo, signorina. Stavo prima ozioso, fisso a Roma, perché avevo vinto la Cuccagna, il pensionato. Poi la signorina Consalvi guardò la madre che rideva e disse: come si fa? Debbo andar via? Domandò il Colli. No, no, al contrario, s'affrettò a rispondere la signorina. La prego anzi di rimanere perché... Combinazioni, esclamò la madre, poi rivolgendosi al Pogliani. Ma si rimedierà in qualche modo. Loro sono amici, non è vero? Amicissimi, rispose subito il Pogliani. E il Colli mi voleva cacciar via a pedate un momento fa, si figuri. E sta zitto, gli diede sulla voce il Pogliani. Prego, signore mie, s'accomodino. Di che si tratta? Ecco, cominciò la signora Consalvi sedendo. La mia povera figliuola ha avuto la sciagura di perdere improvvisamente il fidanzato. Ah sì, oh, terribile, proprio alla vigilia delle nozze, si figurino, per un accidente di caccia. Forse l'avranno letto sui giornali. Giulio Sorini. Ah, Sorini, già, disse il Pogliani. Che gli esplose il fucile. Sui primi del mese scorso, cioè, no, l'altro. Insomma, fanno ora 3 mesi. Il poverino era un po' nostro parente, figlio d'un mio cugino che se n'andò in America dopo la morte della moglie. Ora, ecco, Giulietta, perché si chiama Giulia anche lei. Un bell'inchino da parte del Pogliani. Giulietta, seguitò la madre, avrebbe pensato d'innalzare un monumento nel verano alla memoria del fidanzato, che si trova provvisoriamente in un loculo riservato, e avrebbe pensato di farlo in un certo modo, perché lei, mia figlia, ha avuto sempre veramente una grande passione per il disegno.
no, così, interruppe timida con gli occhi bassi la signorina in gramaglie. Per passatempo, ecco. Scusa, se il povero Giulio voleva anzi che prendessi lezioni. Mamma, ti prego, insisté la signorina, io ho veduto in una rivista illustrata il disegno d'un monumento funerario del signore qua, del signor Colli, che mi è molto piaciuto e ecco già, appoggiò la madre per venire in aiuto alla figliuola che si smarriva. Però, soggiunse questa, con qualche modificazione l'avrei pensato io. Scusi, qual è? Domandò il Colli. Ne ho fatti parecchi, io, di questi disegni, con la speranza di avere almeno qualche commissione dai morti, visto che i vivi. Lei, scusi, signorina, interloquì il Pogliani, un po' piccato nel vedersi messo così da parte. Ha ideato un monumento su qualche disegno del mio amico? No, proprio uguale, no. Ecco, rispose vivacemente la signorina, il disegno del signor Colli rappresenta la morte che attira la vita, se non sbaglio. Ah, ho capito, esclamò il Colli. Uno scheletro col lenzuolo, è vero? Che s'indovina appena, rigido, tra le pieghe, e ghermisce la vita. Un bel tocco di figliuola che non ne vuol sapere. Sì, sì, bellissimo, magnifico, ho capito. La signora Consalvi non poté tenersi di ridere di nuovo, ammirando la sfacciataggine di quel tipo. Modesto, sa, disse il Pogliani alla signora. Genere particolare. Su, Giulia, fece la signora Consalvi levandosi. Forse è meglio che tu faccia vedere senz'altro il disegno. Aspetta, mamma, pregò la signorina. È bene spiegarsi prima col signor Pogliani, francamente. Quando mi nacque l'idea del monumento, devo confessare che pensai subito al signor Colli. Sì, per via di quel disegno. Ma mi dissero, ripeto, che lei non stava più a Roma. Allora m'ingegnai d'adattare da me il suo disegno all'idea e al sentimento mio, a trasformarlo, cioè, in modo che potesse rappresentare il mio caso, il proposito mio. Mi spiego? A meraviglia, approvò il Pogliani. Lasciai, seguitò la signorina, le due figurazioni della morte e della vita, ma togliendo affatto la violenza dell'aggressione, ecco. La morte non ghermisce più la vita, ma questa anzi volentieri, rassegnata al destino, si sposa alla morte. Si sposa? Fece il Pogliani frastornato. Alla morte? Gli gridò il Colli. Lascia dire. Alla morte, ripeté con un modesto sorriso la signorina. E ho voluto anzi rappresentare chiaramente il simbolo delle nozze. Lo scheletro sta rigido, come lo ha disegnato il signor Colli, ma di tra le pieghe del funebre paludamento vien fuori appena una mano che regge l'anello nuziale. La vita, in atto modesto e dimesso, si stringe accanto allo scheletro e tende la mano a ricevere quell'anello. Bellissimo, magnifico, lo vedo, proruppe allora il Colli. Questa è un'altra idea, stupenda, un'altra cosa, diversissima, stupenda. L'anello, il dito, magnifico. Ecco, sì, soggiunse la signorina, invermigliandosi di nuovo a quella lode impetuosa. Credo anch'io che sia un po' diversa, ma è innegabile che ho tratto partito dal disegno e che... Ma non se ne faccia scrupolo, esclamò il Colli. La sua idea è molto più bella della mia.
ed è sua. Del resto, la mia, chissà di chi era. La signorina Consalvi alzò le spalle e abbassò gli occhi. Se devo dire la verità, interloquì la madre scotendosi, lascio fare la mia figliuola, ma a me l'idea non piace per nientissimo affatto. Mamma, ti prego, ripeté la figlia. Poi, volgendosi al Pogliani, riprese. Ora, ecco, io domandai consiglio al commendator Seralli, nostro buon amico. Che doveva fare da testimonio alle nozze, aggiunse la madre, sospirando. E avendoci il commendatore fatto il nome di lei, seguitò l'altra, siamo venute per... No, no, scusi signorina, s'affrettò a dire il Pogliani, perché lei ha trovato qua il mio amico? Oh, fa il piacere, non mi seccare, proruppe il Colli, scrollandosi furiosamente e avviandosi per uscire. Il Pogliani lo trattenne per un braccio a viva forza. Scusa, guarda, se la signorina non ha inteso, s'è rivolta a me perché ti sapeva fuori di Roma. Ma se ha cambiato tutto, esclamò il Colli divincolandosi. Lasciami, che c'entro più io. È venuta qua da te. Scusi signorina, scusi signora, io le riverisco. Oh, sai, disse il Pogliani risoluto senza lasciarlo, io non lo faccio, non lo farai neanche tu e non lo farà nessuno dei due. Ma scusino insieme, propose allora la madre, non potrebbero insieme. Sono dolente d'aver cagionato, si provò ad aggiungere la signorina. Ma no, dissero a un tempo il Colli e il Pogliani. Seguitò il Colli. Io non c'entro più per nulla, signorina. E poi, guardi, non ho più studio, non so più concluder nulla, altro che di dire male parole a tutti quanti. Lei deve assolutamente costringere quest'imbecille qua. È inutile, sai, disse il Pogliani. O insieme, come propone la signora, o io non accetto. Permette, signorina, fece allora il Colli, stendendo una mano verso il rotolo di carta che la teneva accanto sul canapè. Mi muoio dal desiderio di vedere il suo disegno. Quando l'avrò veduto... Oh, non si immagini nulla di straordinario, per carità, premise la signorina Consalvi svolgendo con mani tremolanti il rotolo. So tenere appena la matita. Ho buttato giù 4 segnacci, tanto per render l'idea. Ecco. Vestita! Esclamò subito il Colli, come se avesse ricevuto un urtone guardando il disegno. Come? Vestita? Domandò timida e ansiosa la signorina. Ma no, scusi, riprese con calore il Colli. Lei ha fatto la vita in camicia, cioè con la tunica, diciamo. Ma no, nuda, 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 la vita deve esser nuda, signorina mia. Che c'entra? Scusi, disse con gli occhi bassi la signorina Consalvi. La prego di guardar più attentamente. Ma sì, vedo, replicò con maggior vivacità il Colli. Lei ha voluto raffigurarsi qua, ha voluto fare il suo ritratto. Ma lasciamo andare che lei è molto più bella. Qua siamo nel campo santo dell'arte, scusi. E questa vuol esser la vita che si sposa alla morte. Ora, se lo scheletro è panneggiato, la vita deve esser nuda, c'è poco da dire. Tutta nuda e bellissima, signorina, per compensare col contrasto la presenza macabra dello scheletro in volto. Nuda! Pogliani, non ti pare? Nuda!
è vero, signora? Tutta nuda, signorina mia, nudissima dal capo alle piante. Creda pure che altrimenti così verrebbe una scena da ospedale. Quello col lenzuolo, questa con l'accappatoio. Dobbiamo fare scultura e non c'è ragioni che tengano. No, no, scusi, disse la signorina Consalvi alzandosi con la madre. Lei avrà forse ragione dal lato dell'arte. Non nego, ma io voglio dire qualche cosa che soltanto così potrei esprimere. Facendo come vorrebbe lei, dovrei rinunciarvi. Ma perché, scusi? Perché lei vede qua la sua persona e non il simbolo. Ecco, dire che sia bello, scusi, non si potrebbe dire. E la signorina? Niente bello, lo so, ma appunto come dice lei, non il simbolo ho voluto rappresentare, ma la mia persona, il mio caso, la mia intenzione, e non potrei che così. Penso poi anche al luogo dove il monumento dovrà sorgere. Insomma, non potrei transigere. Il Colli aprì le braccia e si insaccò nelle spalle. Opinioni. O piuttosto, corresse la signorina con un dolce, mestissimo sorriso, un sentimento da rispettare. Stabilirono che i due amici si sarebbero intesi per tutto il resto col commendator Seralli e poco dopo la signora Consalvi e la figliuola in gramaglie tolsero commiato. Ciro Colli, due passetti, trallarallero trallarallà, girò sopra un calcagno e si fregò le mani. Circa una settimana dopo, Costantino Pogliani si recò in casa Consalvi per invitar la signorina a qualche seduta per l'abbozzo della testa. Dal commendator Seralli, amico molto intimo della signora Consalvi, aveva saputo che il Sorini, sopravvissuto 3 giorni allo sciagurato accidente, aveva lasciato alla fidanzata tutta intera la cospicua fortuna ereditata dal padre, e che però quel monumento doveva esser fatto senza badare a spese. Epuisé s'era dichiarato il commendator Seralli delle cure, dei pensieri, delle noie che gli eran diluviati da quella sciagura. Noie, cure, pensieri, aggravati dal caratterino un po' emporté, voilà, della signorina Consalvi, la quale, sì, poverina, meritava veramente compatimento, ma pareva a buon Dio si compiacesse troppo nel rendersi più grave la pena. Oh, uno shock orribile, chi diceva di no? Un vero fulmine a ciel sereno. E tanto buono lui, il Sorini, poveretto. Anche un bel giovine, sì, e innamoratissimo. L'avrebbe resa felice senza dubbio, quella figliuola. E forse per questo era morto. Pareva anche fosse morto e fosse stato tanto buono per accrescer le noie del commendator Seralli. Ma figurarsi che la signorina non aveva voluto disfarsi della casa che egli, il fidanzato, aveva già messa su di tutto punto. Un vero nido, un joli rêve de luxe et de bien-être. Ella vi aveva portato tutto il suo bel corredo da sposa e stava lì gran parte del giorno, non a piangere, no, a straziarsi, fantasticando intorno alla sua vita di sposina così miseramente stroncata. Arraché. Difatti, il Pogliani non trovò in casa la signorina Consalvi. La cameriera gli diede l'indirizzo della casa nuova in via di Porta Pinciana e Costantino Pogliani, andando, si mise a pensare all'angosciosa, amarissima voluttà
che doveva provare quella povera sposina, già vedova prima che maritata, pascendosi nel sogno, lì quasi attuato, d'una vita che il destino non aveva voluto farle vivere. Tutti quei mobili nuovi, scelti chissà con quanta cura amorosa da entrambi gli sposini e festivamente disposti in quella casa che tra pochi giorni doveva essere abitata. Quante promesse chiudevano. Riponi in uno stipetto un desiderio, aprilo, vi troverai un disinganno. Ma lì no, tutti quegli oggetti avrebbero custodito con le dolci lusinghe i desideri e le promesse e le speranze. E come dovevano essere crudeli gli inviti che venivano alla sposina da quelle cose intatte attorno. In un giorno come questo, sospirò Costantino Pogliani, si sentiva già nella limpida freschezza dell'aria l'alito della primavera imminente e il primo tepore del sole inebriava. Nella casa nuova, con le finestre aperte a quel sole, povera signorina Consalvi, chissà che sogni e che strazio. La trovò che disegnava innanzi a un cavalletto il ritratto del fidanzato. Con molta timidezza lo ritraeva ingrandito da una fotografia di piccolo formato, mentre la madre, per ingannare il tempo, leggeva un romanzo francese della biblioteca del commendator Seralli. Veramente la signorina Consalvi avrebbe voluto star sola lì, in quel suo nido mancato. La presenza della madre la frastornava. Ma questa, temendo fra sé che la figliuola, nell'esaltazione, si lasciasse andare a qualche atto di romantica disperazione, voleva seguirla e star lì, gonfiando in silenzio e sforzandosi di frenar gli sbuffi per quell'ostinato capriccio intollerabile. Rimasta vedova giovanissima, senza assegnamenti, con quell'unica figliuola, la signora Consalvi non aveva potuto chiuder le porte alla vita e porvi il dolore per sentinella, come ora pareva volesse fare la figliuola. Non diceva già che Giulietta non dovesse piangere per quella sua sorte crudele, ma credeva, come il suo intimo amico commendator Seralli, credeva che, ecco sì, ella esagerasse un po' troppo e che, avvalendosi della ricchezza che il povero morto le aveva lasciata, volesse concedersi il lusso di quel cordoglio smodato. Conoscendo, purtroppo, le crude e odiose difficoltà dell'esistenza, le forche sotto le quali ella, ancora addolorata per la morte del marito, era dovuta passare per campar la vita, le pareva molto facile quel cordoglio della figliuola, e le sue gravi esperienze glielo facevano stimare quasi una leggerezza, scusabile, sì, certamente, ma a patto che non durasse troppo. Voilà, come diceva sempre il commendator Seralli. Da savia donna, provata e sperimentata nel mondo, aveva già più di una volta cercato di richiamare alla giusta misura la figliuola. Invano. Troppo fantastica la sua Giulietta aveva, forse, più che il sentimento del proprio dolore, l'idea di esso. E questo era un gran guajo, perché il sentimento col tempo si sarebbe per forza e senza dubbio affievolito, mentre l'idea no. L'idea s'era fissata e le faceva commettere certe stranezze come quella del monumento funerario con la vita che si marita alla morte, bel matrimonio, e quest'altra qua della casa nuziale da serbare intatta per custodirvi il sogno quasi attuato d'una vita non potuta vivere. Fu molto grata la signora Consalvi al Pogliani di quella visita. Le finestre erano aperte veramente al sole e la magnifica pineta di Villa Borghese, sopra l'abbagliamento della luce che pareva stagnasse sui vasti prati verdi,
sorgeva alta e respirava felice nel tenero limpidissimo azzurro del cielo primaverile. Subito la signorina Consalvi accennò di nascondere il disegno alzandosi, ma il Pogliani la trattenne con dolce violenza. Perché non vuol lasciarmi vedere? È appena cominciato. Ma ha cominciato benissimo, esclamò egli chinandosi a osservare. Ah, benissimo. Lui, è vero, il Sorini. Già, ora mi pare di ricordarmi bene, guardando il ritratto. Sì, sì, l'ho conosciuto. Ma aveva questa barbetta? No, s'affrettò a rispondere la signorina, non l'aveva più ultimamente. Ecco, mi pareva. Bel giovine, bel giovine. Non so come fare, riprese la signorina, perché questo ritratto non risponde, non è più veramente l'immagine che ho di lui in me. Sì, riconobbe subito il Pogliani. Meglio lui, molto più animato, ecco, più sveglio, direi. Se l'era fatto in America, codesto ritratto, osservò la madre, prima che si fidanzasse, naturalmente. E non ne ho altri, sospirò la signorina. Guardi, chiudo gli occhi così e lo vedo preciso com'era ultimamente, ma appena mi metto a ritrarlo non lo vedo più. Guardo allora il ritratto e lì per lì mi pare che sia lui vivo. Mi provo a disegnare e non lo ritrovo più in questi lineamenti. È una disperazione. Ma guarda, Giulia, riprese allora la madre con gli occhi fissi sul Pogliani, tu dicevi la linea del mento, volendo levare la barba. Non ti pare che qua nel mento il signor Pogliani... Questi arrossì, sorrise, quasi senza volerlo, alzò il mento, lo presentò, come se con due dita delicatamente la signorina glielo dovesse prendere per metterlo lì, nel ritratto del Sorini. La signorina levò appena gli occhi a guardarglielo, timida e turbata. Non aveva proprio alcun riguardo per il suo lutto la madre. E anche i baffi. Oh, guarda, aggiunse la signora Consalvi, senza farlo apposta. Li portava così ultimamente il povero Giulio, non ti pare? Ma i baffi, disse urtata la signorina, che vuoi che siano? Non ci vuol niente a farli. Costantino Pogliani istintivamente se li toccò, sorrise di nuovo, confermò. Niente, già. S'accostò quindi al cavalletto e disse: guardi, se mi permette, vorrei farle vedere, signorina, così, in due tratti. Qua, non s'incomodi, per carità, qua, in quest'angolo. Poi si cancella. Com'io ricordo il povero Sorini. Sedette e si mise a schizzare, con l'aiuto della fotografia, la testa del fidanzato, mentre dalle labbra della signorina Consalvi, che seguiva i rapidi tocchi con crescente esultanza di tutta l'anima protesa e spirante, scattavano di tratto in tratto certi sì, 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 che animavano e quasi guidavano la matita. Alla fine non poté più trattenere la propria commozione. Sì, oh, guarda, mamma, è lui preciso. Oh, lasci, grazie. Che felicità poter così. È perfetto, è perfetto. Un po' di pratica, disse levandosi il Pogliani con umiltà che lasciava trasparire il piacere per quelle vivissime lodi. E poi le dico, lo ricordo tanto bene, povero Sorini. La signorina Consalvi rimase a rimirare il disegno insaziabilmente.
il mento, sì, è questo, preciso. Grazie, grazie. In quel punto il ritrattino del Sorini che serviva da modello scivolò dal cavalletto e la signorina, ancora tutta ammirata nello schizzo del Pogliani, non si chinò a raccoglierlo. Lì, per terra, quell'immagine già un po sbiadita apparve più che mai malinconica, come se comprendesse che non si sarebbe rialzata mai più. Ma si chinò a raccoglierla il Pogliani cavallerescamente. Grazie, gli disse la signorina, ma io adesso mi servirò del suo disegno, sa. Non lo guarderò più, questo brutto ritratto. E d'improvviso, levando gli occhi, le sembrò che la stanza fosse più luminosa, come se quello scatto d'ammirazione le avesse a un tratto snebbiato il petto da tanto tempo oppresso. Aspirò con ebbrezza, bevve con l'anima quella luce ilare, viva, che entrava dall'ampia finestra aperta all'incantevole spettacolo della magnifica villa avvolta nel fascino primaverile. Fu un attimo. La signorina Consalvi non poté spiegarsi che cosa veramente fosse avvenuto in lei. Ebbe l'impressione improvvisa di sentirsi come nuova fra tutte quelle cose nuove attorno, nuova e libera, senza più l'incubo che la aveva soffocata fino a poc'anzi. Un alito, qualche cosa era entrata con impeto da quella finestra a sommuovere tumultuosamente in lei tutti i sentimenti, a infondere quasi un brillio di vita in tutti quegli oggetti nuovi a cui ella aveva voluto appunto negar la vita, lasciandoli intatti lì come a vegliare con lei la morte d'un sogno. E udendo il giovane elegantissimo scultore con dolce voce lodare la bellezza di quella vista e della casa, conversando con la madre che lo invitava a veder le altre stanze, seguì l'uno e l'altra con uno strano turbamento, come se quel giovine, quell'estraneo, stesse davvero per penetrare in quel suo sogno morto, per rianimarlo. Fu così forte questa nuova impressione che non poté varcar la soglia della camera da letto, e vedendo il giovine e la madre scambiarsi lì un mesto sguardo d'intelligenza, non poté più reggere. Scoppiò in singhiozzi e pianse, sì, pianse ancora per la stessa cagione per cui tante altre volte aveva pianto, ma avvertì confusamente che tuttavia quel pianto era diverso, che il suono di quei suoi singhiozzi non le destava dentro l'eco del dolore antico, le immagini che prima le si presentavano. E meglio lo avvertì allorché la madre, accorsa, prese a confortarla come tant'altre volte l'aveva confortata, usando le stesse parole, le stesse esortazioni. Non poté tollerarle, fece un violento sforzo su se stessa, smise di piangere e fu grata al giovine che, per distrarla, la pregava di fargli vedere la cartella dei disegni scorta lì su una sedia a libriccino. Lodi, lodi misurate e sincere, e appunti, osservazioni, domande che la indussero a spiegare, a discutere, e infine un'esortazione calda a studiare, a seguir con fervore quella sua disposizione all'arte veramente non comune. Sarebbe stato un peccato, un vero peccato. Non s'era mai provata a trattare i colori? Mai, mai. E perché? Oh, non ci sarebbe mica voluto molto, con quella preparazione, con quella passione. Costantino Pogliani si profferse di iniziarla. La signorina Consalvi accettò
e le lezioni cominciarono dal giorno appresso, lì, nella casa nuova, che invitava e attendeva. Non più di 2 mesi dopo, nello studio del Pogliani, ingombro già d'un colossale monumento funerario tutto abbozzato alla brava, Ciro Colli, sdraiato sul canapè col vecchio camice di tela stretto fra le gambe, fumava la pipa e teneva uno strano discorso allo scheletro, fissato diritto sulla predellina nera che s'era fatto prestare per modello da un suo amico dottore. Gli aveva posato un po' a sghembo sul teschio il suo berretto di carta e lo scheletro pareva un fantaccino sull'attenti ad ascoltar la lezione che Ciro Colli, scultore caporale, tra uno sbuffo e l'altro di fumo, gli impartiva. E tu, perché te ne sei andato a caccia? Vedi come ti sei conciato, caro mio. Brutto, le gambe secche, tutto secco. Diciamo la verità, ti pare che codesto matrimonio si possa combinare? La vita, caro, guardala là, ma che tocco di figliolona senza risparmio m'è uscita dalle mani. Ti puoi sul serio lusingare che quella lì ti voglia sposare? Ti s'è accostata, timida e dimessa, lagrime giù a fontana, ma mica per ricevere l'anello nuziale, levatelo dal capo. Spendola, caro, spendola giù la borsa. Gliel'hai data? E ora che vuoi da me? Inutile dire se me lo credevo. Povero mondo e chi ci crede. S'è messa a studiar pittura, la vita. E il suo maestro sai chi è? Costantino Pogliani. Scherzo che passa la parte, diciamo la verità. Se fossi in te, caro mio, lo sfiderei. Hai sentito stamane? Ordine positivo. Non vuole, mi proibisce assolutamente che io la faccia nuda. Eppure lui, per quanto somaro, scultore è e sa bene che per vestirla bisogna prima farla nuda. Ma te lo spiego io il fatto com'è. Non vuole che si veda su quel nudo là meraviglioso il volto della sua signorina. È salito lassù, hai visto? Su tutte le furie, con 2 colpi di stecca, taf, taf, me l'ha tutto guastato. Sai dirmi perché, fantaccino mio? Gli ho gridato: lascia, te la vesto subito, te la vesto. Ma che vestire? Nuda la vogliono ora. La vita nuda, nuda e cruda com'è, caro mio. Sono tornati al mio primo disegno, al simbolo. Via il ritratto. Tu che ghermisci, bello mio, e lei che non ne vuol sapere. Ma perché te ne sei andato a caccia? Me lo dici? La toccatina. Capitolo 1. Col cappellaccio bianco buttato sulla nuca, le cui tese parevano una spera attorno al faccione rosso come una palla di formaggio d'Olanda, Cristoforo Golisch s'arrestò in mezzo alla via con le gambe aperte un po curve per il peso del corpo gigantesco. Alzò le braccia, gridò: «Beniamino!» Alto quasi quanto lui, ma secco e tentennante come una canna, gli veniva incontro pian piano, con gli occhi stranamente attoniti nella squallida faccia, un uomo sui 50 anni, appoggiato a un bastone dalla grossa ghiera di gomma. Strascicava a stento la gamba sinistra. «Beniamino!» ripeté il Golisch, e questa volta la voce espresse,
oltre la sorpresa, il dolore di ritrovare in quello stato, dopo tanti anni, l'amico. Beniamino Lenzi batté più volte le palpebre. Gli occhi gli rimasero attoniti. Vi passò solamente come un velo di pianto, senza però che i lineamenti del volto si scomponessero minimamente. Sotto i baffi già grigi, le labbra, un po' storte, si spiccicarono e lavorarono un pezzo con la lingua annodata a pronunziare qualche parola. Oh, oh, sto meo, camio. Ah, bravo, fece il Golisch, agghiacciato dall'impressione di non aver più dinanzi un uomo, Beniamino Lenzi, qual egli lo aveva conosciuto, ma quasi un ragazzo ormai, un povero ragazzo che si dovesse pietosamente ingannare. E gli si mise accanto e si sforzò di camminare col passo di lui. Ah, quel piede che non si spiccicava più da terra e strisciava, quasi non potesse sottrarsi a una forza che lo tirava da sotto. Cercando di dissimulare alla meglio la pena, la costernazione strana che a mano lo vinceva nel vedersi accanto quell'uomo toccato dalla morte, quasi morto per metà e cangiato, cominciò a domandargli dove fosse stato tutto quel tempo, da che s'era allontanato da Roma, che avesse fatto, quando fosse ritornato. Beniamino Lenzi gli rispose con parole smozzicate, quasi inintelligibili, che lasciarono il Golisch nel dubbio che le sue domande non fossero state comprese. Solo le palpebre, abbassandosi frequentemente sugli occhi, esprimevano lo stento e la pena, e pareva che volessero far perdere allo sguardo quel teso, duro, strano attonimento, ma non ci riuscivano. La morte, passando e toccando, aveva fissato così la maschera di quell'uomo. Egli doveva aspettare con quel volto, con quegli occhi, con quell'aria di spaurita sospensione, che ella ripassasse e lo ritoccasse un tantino più forte per renderlo immobile del tutto e per sempre. Che spasso! Fischiò tra i denti Cristoforo Golisch e lanciò di qua e di là occhiatacce alla gente che si voltava e si fermava a mirar col volto atteggiato di compassione quel pover'uomo accidentato. Una sorda rabbia prese a bollirgli dentro. Come camminava svelta la gente per via, svelta di collo, svelta di braccia, svelta di gambe, e lui stesso era padrone, lui, di tutti i suoi movimenti, e si sentiva così forte. Strinse un pugno, per Dio, sentì come sarebbe stato poderoso a calarlo ben scolpito sulla schiena di qualcuno. Ma perché? Non sapeva. Lo irritava la gente, lo irritavano in special modo i giovani che si voltavano a guardare il Lenzi. Cavò dalla tasca un grosso fazzoletto di cotone turchino e si asciugò il sudore che gli grondava dal faccione affocato. Beniamino, dove vai adesso? Il Lenzi s'era fermato. Aveva appoggiata la mano illesa a un lampione e pareva lo carezzasse, guardandolo amorosamente. Biascicò. Da dottore esercizio de pie, e si provò ad alzare il piede colpito. Esercizio, disse il Golisch. Ti eserciti il piede? Pie, ripeté il Lenzi. Bravo, esclamò di nuovo il Golisch. Gli venne la tentazione d'afferrargli quel piede, stirarglielo, prendere per le braccia l'amico e dargli un tremendo scrollone per scomporlo da quell'orribile immobilità. Non sapeva, non poteva vederselo davanti, ridotto in quello stato. Eccolo qua, il compagno delle antiche scapataggini, nei begli anni della gioventù e poi nelle ore d'ozio.
ogni sera, scapoli com'eran rimasti entrambi. Un bel giorno una nuova via s'era aperta innanzi all'amico, il quale s'era incamminato per essa, svelto anche lui, allora, oh, tanto, svelto e animoso. Sissignore, lotte, fatiche, speranze, e poi, tutt'a un tratto, eccolo qua, com'era ritornato. Ah, che buffonata, che buffonata! Avrebbe voluto parlargli di tante cose e non sapeva. Le domande gli s'affollavano alle labbra e gli morivano assiderate. Ti ricordi, avrebbe voluto dirgli, delle nostre famose scommesse alla fiaschetteria toscana? E di Nadina ti ricordi? Oh, l'ho ancora con me, sai. Tu me l'hai appioppata, birbaccione, quando partisti da Roma. Cara figliuola, quanto bene ti voleva. Ti pensa ancora, sai. Mi parla ancora di te qualche volta. Andrò a trovarla questa sera stessa e le dirò come t'ho riveduto, poveretto. È proprio inutile ch'io ti domandi. Tu non ricordi più nulla. Tu forse non mi riconosci più o mi riconosci appena. Mentre il Golisch pensava così, con gli occhi gonfi di lacrime, Beniamino Lenzi seguitava a guardare amorosamente il lampione e pian piano con le dita gli levava la polvere. Quel lampione segnava per lui una delle 3 tappe della passeggiata giornaliera. Strascinandosi per via, non vedeva nessuno, non pensava a niente. Mentre la vita gli turbinava intorno, agitata da tante passioni, premuta da tante cure, egli tendeva con tutte le forze che gli erano rimaste a quel lampione, prima, poi più giù alla vetrina d'un bazar che segnava la seconda tappa, e qui si tratteneva più a lungo a contemplare con gioia infantile una scimmietta di porcellana sospesa a un'altalena dai cordoncini di seta rossa. La terza sosta era alla ringhiera del giardinetto in fondo alla via, donde poi si recava alla casa del medico. Nel cortile di quella casa, tra i vasi di fiori e cassoni d'aranci, di lauro e di bambù, eran disposti parecchi attrezzi di ginnastica, tra i quali alcune pertiche elastiche fermate orizzontalmente in cima a certi pali tozzi e solidi. Pertiche da tornitore, dalla cui estremità pendeva una corda, la quale, dato un giro attorno a un rocchetto, scendeva ad annodarsi a una leva di legno fermata per un capo al suolo da una forcella. Beniamino Lenzi poneva il piede colpito su questa leva e spingeva. La pertica in alto molleggiava e brandiva, e il rocchetto, sostenuto orizzontalmente da 2 toppi, girava per via della corda. Ogni giorno mezz'ora di questo esercizio, e in capo a pochi mesi sarebbe guarito. Oh, non c'era alcun dubbio, guarito del tutto. Dopo avere assistito per un pezzetto a questo grazioso spettacolo, Cristoforo Golisch uscì dal cortile a gran passi, sbuffando come un cavallo, dimenando le braccia, furibondo. Pareva che la morte avesse fatto a lui e non al povero Lenzi lo scherzo di quella toccatina lì al cervello. Ne era rivoltato, con gli occhi torvi, i denti serrati, parlava tra sé e gesticolava per via come un matto. Ah sì, diceva, ti tocco e ti lascio? No, ah no, perdio, io non mi riduco in quello stato. Ti faccio tornare per forza io. Mi passeggi accanto e ti diverti a vedere come mi hai conciato? A vedermi strascicare un piede, a sentirmi biascicare. Mi rubi mezzo alfabeto, mi fai dire oa e ciao e ridi. No, ca, vieni qua. Mi tio una pistoettata come, veo Dio!
questo spasso io non te lo do. Mi sparo, m'ammazzo come è vero Dio. Questo spasso non te lo do. Tutta la sera e poi il giorno appresso e per parecchi giorni di fila non pensò ad altro, non parlò d'altro a casa, per via, al caffè, alla fiaschetteria, quasi se ne fosse fatta una fissazione. Domandava a tutti: avete veduto Beniamino Lenzi? E se qualcuno gli rispondeva di no, colpito, morto per metà, rimbambito. Come non s'ammazza? Se io fossi medico lo ammazzerei. Per carità di prossimo. Gli fanno girare il tornio invece. Sicuro, il tornio. Il medico gli fa girare il tornio nel cortile e lui crede che guarirà. Beniamino Lenzi, capite? Beniamino Lenzi che s'è battuto 3 volte in duello dopo aver fatto con me la campagna del 66. Ragazzotto. Per Dio, e quando mai l'abbiamo calcolata noi questa pellaccia? La vita ha prezzo per quello che ti dà. Dico bene, non ci penserei neanche 2 volte. Gli amici alla fiaschetteria alla fine non ne poterono più. M'ammazzo e ammazzati una buona volta e falla finita. Cristoforo Golisch si scosse, protese le mani. No, io dico, se mai. Capitolo 2. Circa un mese dopo, mentre desinava con la sorella vedova e il nipote, Cristoforo Golisch improvvisamente stravolse gli occhi, storse la bocca quasi per uno sbadiglio mancato e il capo gli cadde sul petto e la faccia sul piatto. Una toccatina, lieve lieve, anche a lui. Perdette lì per lì la parola e mezzo lato del corpo, il destro. Cristoforo Golisch era nato in Italia da genitori tedeschi. Non era mai stato in Germania e parlava romanesco come un romano di Roma. Da un pezzo gli amici gli avevano italianizzato anche il cognome, chiamandolo Golicci, e gli intimi anche Golaccia, in considerazione del ventre e del formidabile appetito. Solo con la sorella egli soleva di tanto in tanto scambiare qualche parola in tedesco, perché gli altri non intendessero. Ebbene, riacquistato a stento, in capo a poche ore, l'uso della parola, Cristoforo Golisch offrì al medico un curioso fenomeno da studiare. Non sapeva più parlare in italiano. Parlava tedesco. Aprendo gli occhi insanguati, pieni di paura, contraendo quasi in un mezzo sorriso la sola guancia sinistra e aprendo alquanto la bocca da questo lato, dopo essersi più volte provato a snodar la lingua inceppata, alzò la mano illesa verso il capo e balbettò rivolto al medico: Ich wie ein Faustschlag. Il medico non comprese e bisognò che la sorella, mezzo istupidita dall'improvvisa sciagura, gli facesse da interprete. Era divenuto tedesco a un tratto Cristoforo Golisch, cioè un altro, perché tedesco veramente lui non era mai stato. Soffiava via come niente dal suo cervello ogni memoria della lingua italiana, anzi tutta quanta l'italianità sua. Il medico si provò a dare una spiegazione scientifica del fenomeno, dichiarò il male emiplegia, prescrisse la cura, ma la sorella spaventata lo chiamò in disparte
e gli riferì i propositi violenti manifestati dal fratello pochi giorni innanzi, avendo veduto un amico colpito da quello stesso male. Ah, signor dottore, da un mese non parlava più d'altro, quasi se la fosse sentita pendere sul capo la condanna. S'ammazzerà. Tiene la rivoltella lì nel cassetto del comodino. Ho tanta paura. Il medico sorrise pietosamente. Non ne abbia, non ne abbia, signora mia. Gli daremo a intendere che è stato un semplice disturbo digestivo e vedrà che... Ma che, dottore? Le assicuro che lo crederà. Del resto, il colpo, per fortuna, non è stato molto grave. Ho fiducia che tra pochi giorni riacquisterà l'uso degli arti offesi, se non bene del tutto, almeno da potersene servire pian piano, e col tempo, chissà. Certo, è stato per lui un terribile avviso. Bisognerà cangiar vita e tenersi a un regime scrupolosissimo per allontanare quanto più sarà possibile un nuovo assalto del male. La sorella abbassò le palpebre per chiudere e nascondere negli occhi le lacrime. Non fidandosi però dell'assicurazione del medico, appena questi andò via, concertò col figliuolo e con la serva il modo di portar via dal cassetto del comodino la rivoltella. Lei e la serva si sarebbero accostate alla sponda del letto con la scusa di rialzare un tantino le materasse, e nel frattempo, ma attento per carità, il ragazzo avrebbe aperto il cassetto senza far rumore e... attento! Via l'arma! Così fecero, e di questa sua precauzione la sorella si lodò molto, non parendole naturale di lì a poco la facilità con cui il fratello accolse la spiegazione del male suggerita dal medico. Disturbo digestivo. Ja, ja, es ist doch. Da 4 giorni se lo sentiva ingombro lo stomaco. Unverdaulichkeit, ja, ja. Ma possibile, pensava la sorella, ch'egli non avverta la paralisi di mezzo lato del corpo? Possibile che egli, già prevenuto dal caso recente del Lenzi, creda che una semplice indigestione possa avere un tale effetto? Fin dalla prima veglia cominciò a suggerirgli amorosamente, come a un bambino, le parole della lingua dimenticata. Gli domandò perché non parlasse più italiano. Egli la guardò imbalordito. Non s'era accorto per anche di parlare in tedesco. Tutto a un tratto gli era venuto di parlar così, né credeva che potesse parlare altrimenti. Si provò tuttavia a ripetere le parole italiane, facendo eco alla sorella, ma le pronunziava ora con voce cangiata e con accento straniero, proprio come un tedesco che si sforzasse di parlare italiano. Chiamava Giovannino, il nipote, Ciofaio, e il nipote scimunito ne rideva come se lo zio lo chiamasse così per ischerzo. 3 giorni dopo, quando alla fiaschetteria toscana si seppe del malore improvviso del Golisch, gli amici accorsi a visitarlo poterono avere un saggio pietoso di quella sua nuova lingua. Ma egli non aveva punto coscienza della curiosissima impressione che faceva parlando a quel modo. Pareva un naufrago che si arrabattasse disperatamente per tenersi a galla dopo essere stato tuffato e sommerso per un attimo eterno nella vita oscura, a lui ignota, della sua gente. E da quel tuffo, ecco, era balzato fuori un altro, ridivenuto bambino, a 48 anni e straniero. E contentissimo era, sì, perché proprio in quel giorno aveva cominciato a poter muovere appena appena il braccio e la mano.
La gamba no ancora, ma sentiva che forse il giorno dopo, con uno sforzo, sarebbe riuscito a muovere anche quella. Ci si provava anche adesso, ci si provava. E no, non scorgevano alcun movimento gli amici. Tomai, Tomai. Ma sì, domani, sicuro. A uno gli amici, prima d'andar via, quantunque lo spettacolo offerto dal Golisch non desse più luogo ad alcun timore, stimarono prudente raccomandare alla sorella la sorveglianza. Da un momento all'altro, non si sa mai, può darsi che la coscienza gli si ridesti e ciascuno pensava ora, come già aveva pensato il Golisch da sano, che l'unica, cioè, era di finirsi con una pistolettata per non restar così malvivo e sotto la minaccia terribile, inovviabile, d'un nuovo colpo da un momento all'altro. Ma loro sì, adesso lo pensavano. Non più il Golisch, però. L'allegrezza del Golisch, invece, quando una ventina di giorni dopo, sorretto dalla sorella e dal nipote, poté muovere i primi passi per la camera. Gli occhi, è vero, no, senza uno specchio non se li poteva vedere, attoniti, smarriti, come quelli di Beniamino Lenzi. Ma della gamba, sì, perbacco, avrebbe potuto accorgersi bene che la strascicava a stento. Eppure, che allegrezza! Si sentiva rinato, aveva di nuovo tutte le meraviglie d'un bambino e anche le lacrime facili, come le hanno i bambini, per ogni nonnulla. Da tutti gli oggetti della camera sentiva venirsi un conforto dolcissimo, familiare, non mai provato prima. E il pensiero che egli ora poteva andare coi suoi piedi fino a quegli oggetti, a carezzarli con le mani, lo inteneriva di gioia fino a piangerne. Guardava dall'uscio gli oggetti delle altre stanze e si struggeva dal desiderio di recarsi a carezzare anche quelli. Sì, via, pian piano, sorretto di qua e di là. Poi volle fare a meno del braccio del nipote e girò appoggiato alla sorella soltanto e col bastone nell'altra mano. Poi non più sorretto da alcuno, col bastone soltanto. E finalmente volle dare una gran prova di forza. Oh, oh, guardae, se abbattoe! E davvero, tenendo il bastone levato, mosse 2 o 3 passi. Ma dovettero accorrere con una seggiola per farlo subito sedere. Gli era quasi scolata addosso tutta la carne e pareva l'ombra di se stesso. Pur non di meno, neanche il minimo dubbio in lui che il suo non fosse stato un disturbo digestivo. E sedendo ora di nuovo a tavola con la sorella e il nipote, condannato a bere latte invece di vino, ripeteva per la 1000ª volta che s'era presa una bella paura. Una bea paua! Se non che la prima volta che poté uscir di casa accompagnato dalla sorella, in gran segreto manifestò a questa il desiderio d'esser condotto alla casa del medico che curava Beniamino Lenzi. Nel cortile di quella casa voleva esercitarsi il piede al tornio anche lui. La sorella lo guardò sbigottita. Dunque egli sapeva. Di, vuoi andarci oggi stesso? Sì, sì. Nel cortile trovarono Beniamino Lenzi, già al tornio, puntuale. Via mio! Chiamò il Golisch. Beniamino Lenzi non mostrò affatto stupore nel riveder lì l'amico, conciato come lui. Spiccicò le labbra sotto i baffi, contraendo la guancia destra. Biascicò. Tu pue? E seguitò a spingere la leva.
due pertiche ora molleggiavano e brandivano facendo girare i rocchetti con la corda. Il giorno dopo Cristoforo Golisch, non volendo esser da meno del Lenzi che si recava al tornio da solo, rifiutò recisamente la scorta della sorella. Questa dapprima ordinò al figliuolo di seguire lo zio a una certa distanza senza farsi scorgere. Poi, rassicurata, lo lasciò davvero andar solo. E ogni giorno, adesso, alla stessa ora, i due colpiti si ritrovano per via e proseguono insieme, facendo le stesse tappe. Al lampione prima, poi più giù alla vetrina del bazar a contemplare la scimmietta di porcellana sospesa all'altalena. Infine alla ringhiera del giardinetto. Oggi, intanto, a Cristoforo Golisch è saltata in mente un'idea curiosa. Ed ecco, la confida al Lenzi. Tutti e due, appoggiati al fido lampione, si guardano negli occhi e si provano a sorridere, contraendo l'uno la guancia destra, l'altro la sinistra. Confabulano un pezzo, con quelle loro lingue torbide. Poi il Golisch fa segno col bastone a un vetturino d'accostarsi. Aiutati da questo, prima l'uno e poi l'altro montano in vettura e via alla casa di Nadina in piazza di Spagna. Nel vedersi innanzi quei due fantasmi ansimanti che non si reggono in piedi dopo l'enorme sforzo della salita, la povera Nadina resta sgomenta, a bocca aperta. Non sa se debba piangere o ridere. S'affretta a sostenerli, li trascina nel salotto, li pone a sedere accanto e si mette a sgridarli aspramente della pazzia commessa, come due ragazzini discoli sfuggiti alla sorveglianza dell'aio. Beniamino Lenzi fa il greppo e giù a piangere. Il Golisch, invece, con molta serietà, accigliato, le vuole spiegare che si è inteso di farle una bella sorpresa. Una bea soppea. Bellino, come parla adesso il tedescaccio. Ma sì, grazie, dice subito Nadina. Bravi, siete stati bravi davvero, tutte e due, m'avete fatto un gran piacere. Io dicevo per voi, venire fin qua, salire tutta questa scala. Su, Beniamino, non piangere, caro, che cos'è? Coraggio, coraggio. E prende a carezzarlo sulle guance con le belle mani latte e paffutelle inanellate. Che cos'è? Che cos'è? Guardami, tu non volevi venire, è vero, ti ha condotto lui, questo discolaccio, ma non farò nemmeno una carezza a lui. Tu sei il mio buon Beniamino, il mio gran giovanottone sei. Caro, su via, asciughiamo codeste lacrimucce. Così, guarda qua questa bella turchese. Chi me l'ha regalata? Chi l'ha regalata, Nadina sua? Ma questo mio bel vecchiaccio me l'ha regalata. Toh, caro. E gli passa un bacio sulla fronte. Poi si alza di scatto e rapidamente con le dita si porta via le lacrime dagli occhi. Che posso offrirvi? Cristoforo Golisch, rimasto mortificato e ingrugnato, non vuole accettar nulla. Beniamino Lenzi accetta un biscottino e lo mangia, accostando la bocca alla mano di Nadina, che lo tiene fra le dita e finge di non volerglielo dare, scattando con brevi risatine. No, no, no. Bellini, tutte e due, adesso, come ridono a quello scherzo. Acqua amara. Poca gente quella mattina nel parco attorno alle terme. La stagione balneare era ormai per finire. In due sediletti vicini
in un crocicchio sotto gli alti platani, stavano un giovanotto pallido, anzi giallo, magro da far pietà dentro l'abito nuovo, chiaro, le cui pieghe, per essere troppo ampio, ancora fresche della stiratura, cascavano tutte a zig-zag, e un omaccione sulla cinquantina, con un abituccio di teletta tutto raggrinzito, dove la pinguedine enorme non lo stirava fino a farlo scoppiare, e un vecchio panama sformato sul testone raso. Reggevano entrambi per il manico i bicchieri ancor pieni della tiepida e greve acqua alcalina presa or ora alla fonte. L'uomo grasso, quasi intronato ancora dagli strepitosi ronfi che aveva dovuto tirar col naso durante la notte, socchiudeva di tanto in tanto nel faccione da padre abate, satollo e pago gli occhi imbambolati dal sonno. Il giovanotto magro, all'aria frizzante della mattina, sentiva freddo e aveva perfino qualche brivido. Né l'uno né l'altro sapevano risolversi a bere e pareva che ciascuno aspettasse dall'altro l'esempio. Alla fine, dopo il primo sorso, si guardarono coi volti contratti dalla medesima espressione di nausea. «Il fegato, eh?» domandò piano a un tratto l'uomo grasso al giovanotto, riscotendosi. «Colichette epatiche, eh? Lei ha moglie, mi figuro?» «No, perché?» domandò a sua volta il giovanotto con un penoso raggrinzimento di tutta la faccia che voleva esser sorriso. «Mi pareva, così all'aria», sospirò l'altro. «Ma se non ha moglie, stia pur tranquillo. Lei guarirà». Il giovanotto tornò a sorridere come prima. «Lei soffre forse di fegato?» domandò poi argutamente. «No, no, niente più moglie, io», s'affrettò a rispondere con serietà l'uomo grasso. «Soffrivo di fegato, ma grazie a Dio mi sono liberato della moglie. Son guarito. Vengo qua da 13 anni ormai, per atto di gratitudine. Scusi, quando è arrivato lei?» «Ieri sera alle 6», disse il giovanotto. «Ah, per questo», esclamò l'altro socchiudendo gli occhi e tentennando il testone. «Se fosse arrivato di mattina già mi conoscerebbe». «Io la conoscerei?» «Ma sì, come mi conoscono tutti qua. Sono famoso. Guardi, alla piazza dell'Arena, in tutti gli alberghi, in tutte le pensioni, al circolo, al caffè da Pedoca, in farmacia, da 13 anni a questa parte, stagione per stagione, non si parla che di me. Io lo so e ne godo e ci vengo apposta. Dov'è sceso lei? Da Rori? Bravo. Stia pur sicuro che oggi, a tavola da Rori, le narreranno la mia storia. Ci prendo avanti, se permette, e gliela narro io filo filo». Così dicendo si tirò su faticosamente dal suo sedile e andò a quello del giovinotto, che gli fece posto con la faccetta gialla tutta strizzata per la contentezza. «Prima di tutto, per intenderci, qua mi chiamano il marito della dottoressa. Cambiè mi chiamo, di nome Bernardo, Bernardone perché son grosso. Beva, bevo anch'io». Bevvero. Fecero subito una nuova smorfia di disgusto che vollero cangiar subito in un sorriso, guardandosi teneramente. E Cambiè riprese. «Lei è giovanissimo e patituccio sul serio. Queste confidenze sviscerate che le farò le potranno servire più di quest'acquaccia qua, che è amara, ma in compenso non giova a nulla, creda pure. Ce la danno a bere in tutti i sensi e noi la beviamo perché è cattiva. Se fosse buona? Ma no, basta, perché lei fa la cura e le conviene aver fiducia. Deve sapere che sentivo dire matrimonio e, con rispetto parlando, mi si rompeva lo stomaco. Proprio mi veniva di... Sì, signore. Vedevo un corteo nuziale. Sapevo che un amico andava a nozze. Lo stesso effetto.
Ma che vuole da noi, sciagurati mortali? Spunta una macchiolina nel sole, un subisso di cataclismi. Un re si alza con la lingua sporca? Guerre e stermini senza fine. Un vulcano ci ha il singhiozzo? Terremoti, catastrofi, un'ecatombe. A Napoli, al tempo mio, ci scoppiò il colera. Quel gran colera di circa 20 anni fa, di cui lei, se non si ricorda, avrà certo sentito parlare. Mio padre, povero impiegato, con la bella fortuna che lo perseguitava, naturalmente si trovò a Napoli l'anno del colera. Io, che avevo già 30 anni e vi avevo trovato un buon collocamento, avevo preso a pigione un quartierino da Scapolo, non molto lontano da casa mia. Stavo in famiglia e lì tenevo una ragazza che m'era piovuta come dal cielo. Carlotta si chiamava così ed era figlia d'un... non c'è niente di male, sa, professioni, figlia d'uno strozzino, prete spogliato. Era scappata di casa per certi litigi con la madraccia e un fratellino farabutto, che non starò a raccontarle. Pareva bonina lei, ed era forse, allora, ma capirà, amante. Poco ci sofisticavo. Scusi, è religioso lei? Così così? Forse più no che sì, come me. Mia madre, invece, caro signore, religiosissima. Povera donna, soffriva molto di quella mia relazione per lei peccaminosa. Sapeva che quella ragazza, prima che mia, non era stata d'altri. Scoppiato il colera, atterrita dalla grande moria e convinta fermamente che dovessimo tutti morire, io sopra tutti, che ero, secondo lei, in peccato mortale, per placare l'ira divina, pretese da me il sacrificio che sposassi, almeno in chiesa solamente, quella ragazza. Creda pure che non l'avrei mai fatto se Carlotta non fosse stata colpita dal male. Dovevo salvarle l'anima, almeno. L'avevo promesso a mia madre. Corsi a chiamare un prete e la sposai. Ma che fu? Mano santa? Miracolo? Pareva morta. Guarì. Mia madre, per spirito di carità, anzi di sacrificio, nonostante la tremarella, aveva voluto assistere alla cerimonia e poi rimanere lì presso al letto della colpita. Sembrava che il colera fosse venuto a Napoli per me, per castigar me del peccato mortale, e che dovesse passare con la guarigione di Carlotta. Tanto impegno, tanto zelo mise mia madre a curarla. Appena l'ebbe salvata, vedendo che lì, in quel quartierino, mancavano per la convalescente tutti i comodi, volle anche portarsela a casa, nonostante la mia opposizione. Capirà bene che, entrata, Carlotta non ne uscì se non mia sposa legittima di lì a poco, appena cessata la moria. E ribeviamo, caro signore. Per fortuna a Carlotta durante l'epidemia erano morti padre, madre e fratelli. Fortuna e disgrazia, perché, unica superstite della famiglia, ereditò 38-40.000 lire, frutto della nobile professione paterna. Moglie e con la dote, che vide, signor mio, cambiò da un giorno all'altro, da così a così. Ora senta, sarà che io mi trovo in corpo un certo spiritaccio, come dire, filosofesco, che magari a lei potrà sembrare strambo, ma mi lasci dire, crede lei che ci siano 2 soli generi, il maschile e il femminile? No, signore, la moglie è un genere a parte, come il marito un genere a parte. E quanto ai generi, la donna col matrimonio ci guadagna sempre, avanza, entra cioè a partecipar di tanto del genere mascolino di quanto l'uomo necessariamente ne scapita. E ne scapita molto, creda a me. Se mi venisse la malinconia di comporre una grammatichetta ragionata, come dico io, vorrei mettere per regola che si debba dire
il moglie e, per conseguenza, la marito. Lei ride? Ma per la moglie, caro signore, il marito non è più uomo, tanto vero che non si cura più di piacergli. Con te non c'è più sugo, pensa la moglie, tu già mi conosci. Ma pure, se il marito è così dabbenaccio da rinzelarsi, vedendola per esempio a letto come una diavola, coi capelli incartocciati, col viso impiastricciato e via dicendo, ma io lo faccio per te, è capace di rispondergli lei. Per me? Per non farti sfigurare. Ti piacerebbe che la gente, vedendoci per via, dicesse «Oh, guarda un po' che moglie è andata a scegliersi, quel pover'uomo». E il marito, che gliel'assicuro non è più uomo, si sta zitto, quando invece dovrebbe gridare «Ma me lo dico io da me, cara, che moglie sono andata a scegliermi, nel vederti così, adesso, accanto a me. Ah, tu mi ti mostri brutta per casa e a letto perché gli altri poi, per via, possano esclamare «Oh, guarda che bella moglie ha quel pover'uomo!» e mi debbono invidiare per giunta. Ma grazie, grazie, cara, di questa invidia per me che si traduce naturalmente in un desiderio di te. Tu vuoi esser desiderata perché io sia invidiato? Quanto sei buona, ma più buono sono io che t'ho sposata. E il dialogo potrebbe seguitare, perché c'è il caso, sa, che la moglie abbia anche l'impudenza incosciente di domandare al marito se, acconciata adesso e parata per uscire a passeggio, gli pare che stia bene. Il marito dovrebbe risponderle ma sai, cara, i gusti sono tanti. A me, come a me, già te l'ho detto, codesti capelli pettinati così non mi garbano. A chi vuoi piacere? Bisognerebbe che tu me lo dicessi per saperti rispondere. A nessuno? Proprio a nessuno? Ma allora, benedetta te, nessuno per nessuno cerca di piacere a tuo marito, che almeno è uno. Caro signore, a una tale risposta la moglie guarderebbe il marito quasi per compassione, poi farebbe una spallucciata come a dire «Ma tu che c'entri?» E avrebbe ragione, le donne non possono farne a meno. Per istinto vogliono piacere, han bisogno d'esser desiderate, le donne. Ora, capirà, un marito non può più desiderar la moglie che ha giorno e notte con sé. Non può desiderarla, intendo, come ella vorrebbe esser desiderata. Già, come la moglie nel marito non vede più l'uomo, così l'uomo nella moglie, a lungo andare, non vede più la donna. L'uomo, più filosofo per natura, ci passa sopra. La donna invece se ne offende e perciò il marito le diventa presto increscioso e spesso insopportabile. Essa deve fare il comodo suo e il marito no. Ma qualunque cosa egli facesse, creda pure, non andrebbe mai bene per lei, perché l'amore, quel tale amore di cui ella ha bisogno, il marito, solamente perché marito, non può più darglielo. Più che amore è una cert'aura di ammirazione di cui ella vuol sentirsi avviluppata. Ora vada lei ad ammirarla per casa coi diavoletti in capo, senza busto, in ciabatte, e oggi poniamo col mal di pancia e domani col mal di denti. Quella cert'aura può spirar fuori dagli occhi degli uomini che non sanno e dei quali essa, senza parere, con arte sopraffina, ha voluto e saputo attirare e fermare gli sguardi per inebriarsene deliziosamente. Se è una moglie onesta, questo le basta. Le parlo adesso delle mogli oneste, io, intendiamoci, anzi delle intemerate addirittura. Delle altre non c'è più sugo a parlarne.
Mi consenta un'altra piccola riflessione. Noi uomini abbiamo preso il vezzo di dire che la donna è un essere incomprensibile. Signor mio, la donna invece è tal quale come noi, ma non può né mostrarlo né dirlo, perché sa, prima di tutto, che la società non glielo consente, recando a colpa a lei quel che invece reputa naturale per l'uomo. E poi perché sa che non farebbe piacere agli uomini se lo mostrasse e lo dicesse. Ecco spiegato l'enigma. Chi ha avuto come me la disgrazia d'intoppare in una moglie senza peli sulla lingua lo sa bene. E diamo ancora una bevutina, coraggio. Non era così dapprima Carlotta. Diventò così subito dopo il matrimonio, appena cioè si sentì a posto e s'accorse che io cominciai naturalmente a vedere in lei non soltanto il piacere, ma anche quella bruttissima cosa che è il dovere. Io dovevo rispettarla adesso, no? Era mia moglie. Ebbene, forse lei non voleva essere rispettata. Chissà perché, il vedermi diventare di punto in bianco un marito esemplare le diede terribilmente ai nervi. Cominciò per noi una vita d'inferno. Lei sempre ingrugnata, spinosa, irrequieta. Io paziente, un po' per paura, un po' per la coscienza d'aver commesso la più grossa delle bestialità e di doverne piangere le conseguenze. Le andavo appresso come un cagnolino e facevo peggio. Per quanto mi ci scapassi, non riuscivo però a indovinare che diamine volesse mia moglie. Ma avrei sfidato chiunque a indovinarlo. Sa che voleva? Voleva esser nata uomo, mia moglie, e se la pigliava con me perché era nata femmina. Uomo, diceva, e magari cieco d'un occhio. Un giorno le domandai: ma sentiamo un po', che avresti fatto se fossi nata uomo? Mi rispose, sbarrando tanto d'occhi: il mascalzone. Brava! E moglie? Niente, sai, non l'avrei presa. Grazie, cara. Oh, puoi esserne più che sicuro. E ti saresti spassato? Dunque, tu credi che con le donne ci si possa spassare? Mia moglie mi guardò nel fondo degli occhi. Lo domandi a me, mi disse. Tu forse non lo sai, io non avrei preso moglie, anche per non far prigioniera una povera donna. Ah, esclamai, prigioniera ti senti? E lei: mi sento. E che sono stata sempre, da che vivo. Io non conosco che te. Quando mai ho goduto io? Avresti voluto conoscere altri? Ma certo, ma precisamente come te, che ne hai conosciute tante prima e chissà quante dopo. Dunque, signor mio, tenga bene a mente questo, che una donna desidera proprio tal quale come noi. Lei, per modo d'esempio, vede una bella donna, la segue con gli occhi, se la immagina tutta, e col pensiero la abbraccia, senza dirne nulla naturalmente a sua moglie che le cammina accanto. Nel frattempo, sua moglie vede un bell'uomo, lo segue con gli occhi, se lo immagina tutto e col pensiero lo abbraccia, senza dirne nulla a lei, naturalmente. Niente di straordinario in questo, ma creda pure che non fa punto piacere il supporre questa cosa ovvia e comunissima nella propria moglie, prigioniera col corpo, non con l'anima. E il corpo stesso, dica un po', non abbiamo noi uomini la coscienza che, avendo un'opportunità, non sapremmo affatto resistere? Ebbene, s'immagini che è proprio lo stesso per la donna.
cascano che è un piacere con la stessa facilità. Se loro vien fatto, se trovano cioè un uomo risoluto di cui si possan fidare. Me l'ha lasciato intender bene mia moglie, parlando, s'intende, delle altre. E vengo al caso mio. Naturalmente, dopo un anno di matrimonio, m'ammalai di fegato. Per 6 anni di fila, cure inutili che fecero strazio del mio povero corpo, ridotto in uno stato da far pietà finanche agli altri ammalati del mio stesso male. Il rimedio dovevo trovarlo qua. Ci venni con mia moglie e nei primi giorni alloggiai da Rori, dove ora è lei. Ordinai, appena arrivato, che mi si chiamasse un medico per farmi visitare e prescrivere quanti bicchieri al giorno avrei dovuto bere o se mi sarebbero convenute più le docce o i bagni d'acqua sulfurea. Mi si presentò un bel giovane, bruno, alto, aitante della persona, dall'aria marziale, tutto vestito di nero. Seppi poco dopo che era stato, difatti, nell'esercito, medico militare, tenente medico, che a Rovigo aveva contratto una relazione con la figlia d'un tipografo, che ne aveva avuto una bambina e che, costretto a sposare, s'era dimesso ed era venuto qua in condotta. 8 mesi dopo questo suo grande sacrifizio gli erano morte quasi contemporaneamente moglie e figliuola. Erano già passati circa 3 anni dalla doppia sciagura ed egli vestiva ancora di nero, come un bellissimo corvo. Faceva furore, capirà, con quel sacrifizio delle dimissioni per amore, così mal ricompensato dalla sorte, con quelle 2 disgrazie che gli si leggevano ancora scolpite in tutta la persona, impostata che neanche Carlomagno. Tutte le donne, a lasciarle fare, avrebbero voluto consolarlo. Egli lo sapeva e si mostrava sdegnoso. Dunque venne da me. Mi visitò ben bene, palpandomi tutto. Mi ripeté pressappoco quel che già tanti altri medici mi avevano detto e infine mi prescrisse la cura. 3 mezzi bicchieri, di questi mezzani, per i primi giorni, poi 3 interi e un giorno bagno, un giorno doccia. Stava per andarsene quando finse d'accorgersi della presenza di mia moglie. «Anche la signora?» domandò, guardandola freddamente. «No, no», negò subito mia moglie con un viso lungo lungo e le sopracciglia sbalzate fino all'attaccatura dei capelli. «Eppure, permette», fece lui. Le si accostò, le sollevò con delicatezza il mento con una mano e con l'indice dell'altra le rovesciò appena una palpebra. «Un po' anemica», disse. Mia moglie mi guardò pallidissima, come se quella diagnosi a bruciapelo l'avesse lì per lì anemizzata, e con un risolino nervoso sulle labbra alzò le spalle, disse: «Ma io non mi sento nulla». Il medico s'inchinò, serio. Meglio così, e andò via con molta dignità. Fosse l'acqua o il bagno o la doccia, o piuttosto, com'io credo, la bella aria che si gode qua e la dolcezza della campagna toscana, il fatto è che mi sentii subito meglio, tanto che decisi di fermarmi per 1 mese o 2 e per stare con maggior libertà presi a pigione un appartamentino presso la pensione un po' più giù da Coli, che ha un bel poggiolo donde si scopre tutta la vallata coi 2 laghetti di Chiusi e di Montepulciano. Ma non so se lei lo ha già supposto, cominciò a sentirsi male mia moglie. Non diceva anemia, perché lo aveva detto il medico, diceva che si sentiva una certa stanchezza al cuore e come un peso sul petto che le tratteneva il respiro. E allora io, con l'aria più ingenua che potei: «Vuoi farti visitare anche tu, cara?» Si stizzì fieramente,
com'io prevedevo, e rifiutò. Il male, si capisce, crebbe di giorno in giorno, crebbe quanto più lei s'ostinò nel rifiuto. Io, duro, non le dissi più nulla, finché lei stessa, un giorno, non potendone più, mi disse che voleva la visita, ma non di quel medico, no, recisamente no, dell'altro medico condotto, ce n'erano 2 allora. Dal dottor Berri voleva farsi visitare, che era un vecchiotto ispido, asmatico, quasi cieco, già mezzo giubilato, ora giubilato del tutto all'altro mondo. Ma via, esclamai, chi chiama più il dottor Berri? E sarebbe poi uno sgarbo immeritato al dottor Loero, che s'è dimostrato sempre così premuroso e cortese con noi. Difatti, ogni giorno, qua alle terme, vedendomi scendere dalla vettura con mia moglie, il dottor Loero ci si faceva innanzi con quella impostatura altera e compunta. Si congratulava con me della rapida miglioria, m'accompagnava alla fonte e poi su e giù per questi vialetti del parco, non mancando ai debiti riguardi verso mia moglie, ma curandosi pochissimo nei primi giorni di lei, che ne gonfiava, s'intende, in silenzio. Da una settimana, però, avevano preso a battagliar fra loro sull'eterna questione degli uomini e delle donne, dell'uomo che è prepotente, della donna che è vittima, della società che è ingiusta, eccetera, eccetera. Creda, signor mio, non posso più sentirne parlare di queste baggianate. In 7 anni di matrimonio fra me e mia moglie non si parlò mai d'altro. Le confesso tuttavia che in quella settimana gongolai nel sentir ripetere al dottor Loero con molta compostezza le mie stesse argomentazioni e col pepe e col sale dell'autorità scientifica. Mia moglie a me mi caricava d'insulti, col dottor Loero invece doveva rodere il freno della convenienza, ma della bile che non poteva sputare insaporava ben bene le parole. Speravo con questo che il mal di cuore le passasse, ma che, come le ho detto, le crebbe di giorno in giorno. Segno, non le pare, che la voleva convincere con altri argomenti l'avversario. E guardi un po' che razza di parte tocca talvolta di rappresentare a un povero marito. Sapevo benissimo che la voleva esser visitata dal dottor Loero e che era tutta una commedia l'antipatia che questi le faceva. Una commedia la pretesa d'esser visitata invece da quel vecchio asmatico e rimbecillito, come una commedia era quel suo mal di cuore. Eppure dovetti fingere di credere sul serio a tutte e 3 le cose e sudare una camicia per indurla a far quello che lei in fondo desiderava. Caro signore, quando mia moglie, senza busto s'intende, si stese sul letto e lui, il dottore, la guardò negli occhi nel chinarsi per posarle l'orecchio sulla mammella, io la vidi quasi mancare, quasi disfarsi. Le vidi negli occhi e nel volto quel tale turbamento, quel tale tremore che, lei m'intende bene, la conoscevo e non potevo sbagliare. Poteva bastare, no? Una moglie rimane onestissima, illibata, inammendabile dopo una visita come quella. Visita medica, c'è poco da dire, sotto gli occhi del marito. E va bene. Che bisogno c'era, domando io, di venirmi a cantar sul muso quel che già sapevo dentro di me e avevo visto con gli occhi miei e quasi toccato con mano. Su, su, coraggio, ribeviamo, ribeviamo. Me ne stavo una sera sul poggiolo a contemplare il magnifico spettacolo dell'ampia vallata sotto la luna. Mia moglie s'era già messa a letto. Lei mi vede così grasso e forse non mi suppone capace di commuovermi a uno spettacolo di natura, ma creda che ho un'anima piuttosto mingherlina, un'animuccia coi capelli biondi ho
e col visino dolce dolce, diafano e affilato, e gli occhi color di cielo. Un'animuccia, insomma, che pare un'inglesina, quando, nel silenzio, nella solitudine, s'affaccia alle finestre di questi miei occhiacci di bue e s'intenerisce alla vista della luna e allo scampanellio che fanno i grilli sparsi per la campagna. Gli uomini di giorno nelle città e i grilli non si danno requie la notte nelle campagne. Bella professione quella del grillo. Che fai? Canto. E perché canti? Non lo sa nemmeno lui. Canta. E tutte le stelle tremano nel cielo. Lei le guarda. Bella professione anche quella delle stelle. Che stanno a farci lassù? Niente. Guardano anche loro nel vuoto e par che n'abbiano un brivido continuo. E sapesse quanto mi piace il gufo che, in mezzo a tanta dolcezza, si mette a singhiozzare da lontano, angosciato. Ci piange lui dalla dolcezza. Basta. Guardavo commosso, come le ho detto, quello spettacolo, ma già sentivo un po' di fresco. Eran passate le 11 e stavo per ritirarmi, quando udii picchiar forte e a lungo all'uscio di strada. Chi poteva essere a quell'ora? Il dottor Loero, in uno stato, signor mio, da far compassione finanche alle pietre, ubriaco fradicio. Erano venuti da Firenze, da Perugia e da Roma 5 o 6 medici per la cura dell'acqua, ed egli col farmacista aveva pensato bene di dare una cena ai colleghi nell'ospedaletto della Croce Verde, dietro la collegiata, lì vicino a Rori. Allegra, come lei può immaginare, una cenetta all'ospedale. E altro che cura d'acqua. S'erano ubriacati tutti, come tanti, non diciamo maiali, perché i maiali, poveracci, non hanno veramente questa abitudine. Che idea gli era balenata nel vino di venire a inquietar me, che ero quella sera, come le ho detto, tutto chiaro di luna. Barcollava e dovetti sorreggerlo fino al poggiolo. Lì m'abbracciò stretto stretto e mi disse che mi voleva bene, un bene da fratello, e che tutta la sera aveva parlato di me coi colleghi, del mio fegato e del mio stomaco rovinati, che gli stavano a cuore, tanto a cuore, che passando innanzi alla mia porta non aveva voluto trascurare di farmi una visitina, temendo che il giorno appresso non sarebbe potuto andare alle terme, perché non si sarebbe detto, ma aveva proprio bevuto un pochino. Io a ringraziarlo, si figuri, e a esortarlo ad andarsene a casa, che era già tardi. Niente, volle una seggiola per mettersi a sedere sul poggiolo e cominciò a parlarmi di mia moglie, che gli piaceva tanto e voleva che andassi a destarla, perché con lui ci stava la signora Carlottina. Oh, se ci stava! E come bella, puledra, ombrosa, che sparava calci per amore, per farsi carezzare. E via di questo passo, sghignazzando e tentando con gli occhi che gli si chiudevano soli certi furbeschi ammiccamenti. Mi dica lei che potevo fargli in quello stato? Schiaffeggiare un ubriaco che non si reggeva in piedi? Mia moglie, che s'era svegliata, me lo gridò rabbiosamente 3 o 4 volte dal letto. Anche a me la volontà di schiaffeggiarlo era scesa alle mani, ma chissà che impressione avrebbe fatto uno schiaffo a quel povero giovine che, nella beata incoscienza del vino, aveva perduto ogni nozione sociale e civile e gridava in faccia la verità allegramente. Lo afferrai e lo tirai su dalla seggiola. Una certa scrollatina non potei fare a meno di dargliela, ma fu
lì per cascare, e dovetti aver cura del suo stato fino alla porta. Là sì, gli diedi un piccolo spintone e lo mandai a ruzzolare per la strada. Quando entrai in camera da letto, trovai mia moglie con un diavolo per capello. Frenetica addirittura. S'era levata da letto, mi assaltò con ingiurie sanguinose. Mi disse che se fossi stato un altro uomo avrei dovuto pestarmi sotto i piedi quel mascalzone e poi buttarlo dal poggiolo, che ero un uomo di cartapesta, senza sangue nelle vene, senza rossore in faccia, incapace di difendere la rispettabilità della moglie e capacissimo invece di far tanto di cappello al primo venuto che non la lasciai finire. Levai una mano, le gridai che badasse bene. Lo schiaffo che avrei dovuto dare a colui se non fosse stato ubriaco l'avrei appioppato a lei se non taceva. Non tacque, si figuri, dal furore passò al dileggio. Ma sicuro che m'era facilissimo fare il gradasso con lei, schiaffeggiare una donna dopo aver accolto e accompagnato coi debiti riguardi fino alla porta uno che era venuto a insultarmi fino a casa. Ma perché non ero andato a destarla subito? Anzi, perché non glielo avevo introdotto in camera e pregato di mettersi a letto con lei? Tu lo sfiderai, mi gridò infine, fuori di sé. Tu lo sfiderai domani e guai a te se non lo fai. A sentirsi dire certe cose da una donna, qualunque uomo si ribella. M'ero già spogliato e messo a letto. Le dissi che la smettesse una buona volta e mi lasciasse dormire in pace. Non avrei sfidato nessuno, anche per non dare a lei questa soddisfazione. Ma durante la notte, tra me e me, ci pensai molto. Non sapevo e non so di cavalleria se un gentiluomo debba raccogliere l'insulto e la provocazione di un ubriaco che non sa quel che si dica. La mattina dopo ero sul punto di recarmi a prender consiglio da un maggiore in ritiro che avevo conosciuto alle terme, quando questo stesso maggiore, in compagnia di un altro signore del paese, venne a chiedermi lui soddisfazione a nome del dottor Loero. Già, per il modo come lo avevo messo alla porta la sera precedente. Pare che, al mio spintone, cadendo, si fosse ferito al naso. Ma se era ubriaco, gridai a quei signori. Tanto peggio per me. Dovevo usargli un certo riguardo. Io, capisce? E per miracolo mia moglie non mi aveva mangiato perché non lo avevo buttato giù dal poggiolo. Basta, voglio andar per le leste. Accettai la sfida. Ma mia moglie mi sghignò sul muso e senza por tempo in mezzo cominciò a preparar le sue robe. Voleva partir subito, andarsene, senza aspettar l'esito del duello, che pure sapeva condizioni gravissime. Da che ero in ballo, volevo ballare. Le impose lui le condizioni, alla pistola. Benissimo, ma io pretesi allora che si facesse a 15 passi. E scrissi una lettera alla vigilia che mi fa crepar dalle risa ogni qualvolta la rileggo. Lei non può figurarsi che sorta di scempiaggini vengano in mente a un pover'uomo in siffatti frangenti. Non avevo mai maneggiato armi. Le giuro che istintivamente chiudevo gli occhi sparando. Il duello si fece su alla faggeta. I 2 primi colpi andarono a vuoto. Al terzo no, il terzo andò pure a vuoto. Fu al quarto colpo. Veda un po' che testa dura quella del dottore. La palla ci vide per me e andò a bollarlo in fronte. Ma non gli intaccò l'osso, gli strisciò sotto la cute capelluta e gli riuscì di dietro dalla nuca. Lì per lì parve morto. Accorremmo tutti, anch'io, ma uno dei miei padrini mi consigliò d'allontanarmi, di salire in vettura e scappare per la via di Chiusi. Scappai. Il giorno dopo venni a sapere di che si trattava
E un'altra cosa venni a sapere che mi riempì di gioia e di rammarico a un tempo, di gioia per me, di rammarico per il mio avversario, il quale, dopo una palla in fronte, pover'uomo, non se la meritava davvero. Riaprendo gli occhi, nell'ospedaletto della Croce Verde, il dottor Loero si vide innanzi un bellissimo spettacolo. Mia moglie, accorsa al suo capezzale per assisterlo. Della ferita guarì in una quindicina di giorni. Di mia moglie, caro signore, non è più guarito. Vogliamo andare per il secondo bicchiere? Pallino e Mimì. Si chiamò prima Pallino perché quando nacque pareva una palla. Di tutta la figliata, che fu di 6, si salvò lui solo, grazie alle preghiere insistenti e alla tenera protezione dei ragazzi. Babbo Colombo, come non poteva andare più a caccia, che era stata la sua passione, non voleva più neanche cani per casa. E tutti morti li voleva, quei cuccioli là. Così pure fosse morta la Vespina, loro madre, che gli ricordava le belle cacciate degli altri anni, quand'egli non soffriva ancora dei maledetti reumi, dell'artritide, che, eccolo là, lo avevano torto come un uncino. A Chianciano già il vento ci dava anche nei mesi caldi. Certe libecciate che investivano e scotevan le case da schiantarle e portarsele via, figurarsi d'inverno. E dunque tutti in cucina, stretti, accovacciati da mane a sera nel canto del fuoco, sotto la cappa, senza cacciar fuori la punta del naso neanche per andare a messa la domenica. Giusto, la collegiata era lì di rimpetto, a 2 passi. Quasi quasi la messa si poteva vederla dai vetri della finestra di cucina. Nelle altre camere della casa non ci s'andava se non per ficcarsi a letto la sera di buon'ora. Ma babbo Colombo ci faceva anche di giorno una capatina di tanto in tanto, curvo, con le gambe fasciate, spasimando a ogni passo per andare a vedere dal balcone della sala da pranzo tutta la Val di Chiana che si scopriva di là e il suo bel podere di Caggiolo. E Vespina, a farglielo apposta, gravida, così che poteva appena spiccicar le piote da terra, lo seguiva lemme lemme per accrescergli il rimpianto della campagna lontana, il dispetto di vedersi ridotto in quello stato. Maledetta! E ora gli faceva i figliuoli per giunta. Ma glieli avrebbe accomodati lui. Oh, senza farli penare, ben inteso, li avrebbe presi per la coda e là avrebbe loro sbatacchiata la testa in una pietra. I ragazzi, la Delmina, Ezio, Iginio, la Norina, nel vedergli far l'atto gridavano «No, babbo, piccinini!» Sicché, quando i cuccioli vennero alla luce, ne vollero salvare almeno uno, quello che sembrò loro il più carino, sottraendolo e nascondendolo. Ottenuta la grazia, andarono per veder Pallino e sissignori, gli mancava la coda. Parve loro un tradimento e si guardarono tutte e 4 negli occhi. Madonna, senza coda! E come si fa? Appiccicargliene una finta non si poteva, né fare che il babbo non se n'accorgesse. Ma ormai la grazia era concessa e Pallino fu tenuto in casa, per quanto già la tenerezza dei padroncini, a causa di quel ridicolo difetto, fosse venuta a mancare. Per giunta anche si fece di giorno in giorno più brutto. Ma non ne sapeva nulla lui, bestiolino. Senza coda era nato e pareva ne facesse a meno volentieri. Pareva anzi non sospettasse minimamente che gli mancava qualche cosa. E voleva ruzzare. Ora, far a pena un bimbo nato male
zoppetto, gobbino, a vederlo ridere e scherzare, ignaro della sua disgrazia, ma una brutta bestiola non ne fa, e se ruzza e disturba non si ha sofferenza di lei, le si dà un calcio là e addio. Pallino, distratto dai suoi giuochi furibondi, con un gomitolo e con qualche pantofola da una pedata che lo mandava a ruzzolare da un capo all'altro della cucina, si levava lesto lesto sulle due gambette davanti, le orecchie dritte, la testa da un lato, e stava un pezzo a guardare. Non guaiva né protestava. Pareva che a poco si capacitasse che i cani debbano esser trattati così, che questa fosse una condizione inerente alla sua esistenza canina e che non ci fosse perciò da aversene a male. Gli ci vollero però circa 3 mesi per capire ben bene che al padrone non piaceva che le pantofole gli fossero rosicchiate. Allora imparò anche a cansar le pedate. Appena Babbo Colombo alzava il piede, lasciava la preda e andava a cacciarsi sotto il letto. Lì riparato, imparò un'altra cosa: quanto, cioè, gli uomini siano cattivi. Si sentì chiamare amorevolmente, invitare a venir fuori col frullo delle dita: qua, Pallino, caro caro, qua, piccinino. S'aspettava carezze, s'aspettava il perdono, ma appena ghermito per la cuticagna, botte da levare il pelo. Ah sì? E allora anche lui si buttò alle cattive. Rubò, stracciò, insudiciò, arrivò finanche a morsicare, ma ci guadagnò questo, che fu messo alla porta. E siccome nessuno intercedette per lui, andò randagio e mendico per il paese, finché non se lo tolse in bottega Fanfulla Mochi, macellaio, a cui era morto in quei giorni il cagnolino. Fanfulla Mochi era un bel tipo, amava le bestie e gli toccava ammazzarle. Non poteva soffrire gli uomini e gli toccava servirli e rispettarli. Avrebbe tenuto in cuor suo dalla parte dei poveri, ma da macellaio non poteva, perché la carne ai poveri, si sa, riesce indigesta. Doveva servire i signori che non avevano voluto averlo dalla loro, sicuro, perché era nato signore lui, almeno per metà. Lo desumeva dal fatto che, uscito a 16 anni da un nobile ospizio in cui era stato accolto fin dalla nascita, gli eran venuti, non sapeva né donde né come né perché, 6.000 lire, residuo d'un rimorso liquidato in contanti. Lo avevan messo garzone in una macelleria e da che c'era, con quella sommetta, aveva seguitato a fare il macellaio per conto suo. Ma il sanguaccio del gran signore se lo sentiva nelle vene torbide, nelle piote gottose, e un cotal fluido pazzesco gli circolava per il corpo che ora gli dava una noia cupa e amara, ora lo spingeva a certi atti. Per esempio, 3 anni fa, radendosi la barba e vedendosi nello specchio più brutto del solito, già invecchiato, infermiccio, s'era lasciata andare una bella rasoiata alla gola, tirata coscienziosamente a regola d'arte. Condotto mezzo morto all'ospedaletto, aveva rassicurato la gente che gli correva dietro spaventata: non è niente, un'incicciatina. Per prima cosa Fanfulla Mochi ribattezzò Pallino, gli impose il nome di Bistecchino, poi lo portò alla finestra e gli disse: vedi là, Bistecchino, il mio bel Monte Amiata, grosse le scarpe, ma tu sapessi che cervelli fini ci si fa. Bastardi, ma fini. Se tu vuoi stare con me, dev'essere a patto che tu diventi un canino saggio e per bene. T'addottoro io, non temere. Acculati qua. Se fossi porco, Bistecchino, mangeresti tu? Io no. Il porco crede di mangiare per sé
e ingrassa per gli altri. Non è punto bella la sorte del porco. Ah, io direi: ma levate per questo? Ringrazio, signori, mangiatemi magro. Pallino a questo punto starnutì 2 o 3 volte come in segno d'approvazione. Fanfulla ne fu molto contento e seguitò a conversare a lungo con lui ogni giorno, e quello ad ascoltare serio serio, finché prima una zampa ad annaspare, poi levava la testa e spalancava la bocca, uno sbadiglio seguito da un variato mugolio per far intendere al padrone che bastava. Fosse per la triste esperienza fatta in casa di babbo Colombo per via della coda che gli mancava, fosse per gli ammaestramenti di Fanfulla, fatto sta ed è che Pallino divenne un cane di carattere, un cane che si faceva notare, non solamente perché scodato, ma anche per il suo particolar modo di condursi tra le bestie sue pari e le superiori. Era un cane serio che non dava confidenza a nessuno. Se qualche suo simile gli veniva dietro o incontro, esso lo puntava raccolto in sé, fermo sulle 4 zampe, come per dirgli: chi ti cerca? Lasciami andare. E questo faceva, non certo per paura, sì per profondo disprezzo dei cani del suo paese, tanto maschi che femmine. Pareva almeno così, perché d'estate, quando a Chianciano venivano per la cura dell'acqua, i villeggianti in gran numero coi loro cagnolini e le loro cagnoline, Pallino cangiava di punto in bianco, diventava socievole, chiassone, proprio un altro, tutto il giorno in giro da questa a quella pensione a lasciare a suo modo, alzando un'anca, biglietti da visita, il benvenuto ai cani forestieri, agli ospiti, che poi accompagnava dappertutto e, al bisogno, difendeva con feroce zelo dalle aggressioni dei paesani. Scodinzolare non poteva per salutarli e si dimenava tutto, si storcignava, si buttava finanche a terra per invitarli a ruzzare, e i cagnolini forestieri gliene sapevano grado. In città uscivano incatenati e con la museruola, qua invece liberi e sciolti, perché i padroni eran sicuri di non perderli e di non incorrere in multe. Quei cagnolini, insomma, facevano la villeggiatura anche loro, e Pallino era il loro spasso. Se qualche giorno tardava, essi in 3, in 4 si presentavano innanzi alla bottega di Fanfulla a reclamarlo. bistecchino abbi senno, gli diceva Fanfulla minacciandolo col dito, codesti cani signorini non sono per te. Tu cane di strada sei, proletario rinnegato. Non mi piace che tu faccia così da buffone ai cani dei signori. Ma Pallino non gli dava retta, non gli dava retta, non gliene poteva dare, segnatamente quell'anno, perché tra quei cani signorini che venivano a stuzzicarlo in bottega c'era un amor di canina, piccola quanto un pugno, un batuffoletto bianco e arruffato, che non si sapeva dove avesse le zampe, dove le orecchie. Letichina di prima forza, che mordeva però per davvero qualche volta, certi morsichetti che ardevano e lasciavano il segno per più di un giorno. Ma Pallino se li pigliava tanto volentieri. Quella cosina bianca gli guizzava abbaiando di tra i piedi per assaltarlo di qua e di là. Fermo per farle piacere, esso la seguiva con gli occhi in quelle mossette aggraziate, poi, quasi temendo che si straccasse e affiocchisse dal troppo abbaiare, donde la cavava quella voce più grossa di lei, si sdrajava a terra a pancia all'aria e aspettava che essa, dopo essersi fogata per finta, tornasse indietro con la stessa furia e gli saltasse addosso, la abbracciava e si lasciava mordere beatamente il muso e le orecchie. Se n'era proprio innamorato, insomma,
e cosí rozzo e senza coda, povero pallino, nei suoi vezzi smorfiosi a quel niente fatto di peli, era d'una ridicolaggine compassionevole. La canina si chiamava Mimì e alloggiava con la padrona alla pensione Ronchi. La padrona era una signorina americana, ormai un po' attempatella, da parecchi anni dimorante in Italia, in cerca d'un marito, dicevano le malelingue. Perché non lo trovava? Brutta non era, alta di statura, svelta e anche formosa, begli occhi, bei capelli, labbra un po tumide, accese, e in tutto il corpo e nel volto un'aria di nobiltà e una certa grazia malinconica. E poi Miss Galley vestiva con ricca e linda semplicità e portava enormi cappelli ondeggianti di lunghi e tenui veli che le stavano a meraviglia. Corteggiatori non gliene mancavano, ne aveva anzi sempre attorno 2 o 3 alla volta, e tutti dapprima, sapendola americana, animati dai più serii propositi. Ma poi discorrendo, tastando il terreno, ecco, povera no, e si vedeva dal modo come viveva, ma ricca Miss Galley non era neppure. E allora perché era americana? Senza una buona dote tanto valeva sposare una signorina paesana, e tutti i corteggiatori si ritiravano pulitamente in buon ordine. Miss Galley se ne rodeva e sfogava il rodio segreto in furiose carezze alla sua piccola, cara, fedele Mimì. Ma fossero state carezze soltanto. La voleva zitella Miss Galley, sempre zitella, zitella come lei, la sua piccola, cara, fedele Mimì. Oh, avrebbe saputo guardarla lei dalle insidie dei maschiacci. Guai se un canino le si accostava. Subito Miss Galley se la toglieva in braccio, ed eran busse se Mimì, che aveva già 5 anni e non sapeva capacitarsi per qual ragione, rimanendo zitella la padrona, dovesse rimaner zitella anche lei, si ribellava. Busse se agitava le zampette per springare a terra, busse se allungava il collo o cacciava il musetto sotto il braccio della sua tiranna per vedere se il canino innamorato la seguisse tuttavia. Per fortuna questa crudele sorveglianza si faceva men rigorosa ogni qualvolta un nuovo corteggiatore veniva a rinverdir le speranze di Miss Galley. Se Mimì avesse potuto ragionare e riflettere, dalla maggiore o minore libertà di cui godeva, avrebbe potuto argomentare di quanta speranza la nuova avventura desse alimento al cuore inesausto della sua padrona, uccellino dal becco sempre aperto. Ora, quell'estate a Chianciano, Mimì era liberissima. C'era difatti alla pensione Ronchi un signore, un bell'uomo d'oltre 40 anni, molto bruno, precocemente canuto, ma coi baffi ancor neri, forse un po troppo, elegantissimo, il quale, venuto a Chianciano pei 15 giorni della cura, vi si tratteneva da oltre un mese e non accennava ancora d'andarsene, per quanto all'arrivo avesse dichiarato d'avere a Roma urgentissimi affari a cui s'era sottratto a stento e non senza grave rischio. Di che genere fossero questi affari non diceva. Aveva molto viaggiato e mostrava di conoscer bene Londra e Parigi e d'aver molte aderenze nel mondo giornalistico romano. Sul registro della pensione s'era firmato Commendator Basilio Gori. Fin dal primo giorno s'era messo a parlare inglese a lungo con Miss Galley. Ora l'uno e l'altra ogni mattina uscivano dalla pensione per tempissimo e si recavano a piedi per il lungo stradale alberato alle terme dell'Acqua Santa. Miss Galley non beveva,
Diceva d'esser venuta a Chianciano solo per cambiamento d'aria. Beveva lui. Passeggiavano accanto loro due soli pei vialetti del prato in pendio sotto gli alti platani, bersagliati dalla maligna curiosità di tutti gli altri bagnanti. A lui questa maligna curiosità pareva non dispiacesse punto, e se due o tre si fermavano apposta per godere da vicino e con una certa impertinenza di quello spettacolo d'amor peripatetico, egli volgeva loro uno sguardo freddo, sprezzante, ma con un'aria di vanità soddisfatta. Ella invece abbassava gli occhi per levarli poco dopo in volto a lui a ricevere il compenso di quella tenera, istintiva gratitudine che ogni uomo prova per la donna che, sacrificando un po' del suo pudore, dimostra di voler piacere a uno solo, sfidando la malignità degli altri. Mimì li seguiva e spesso provocava le risa di quanti stavano a osservare la coppia innamorata, perché di tratto in tratto addentava di dietro la veste della padrona e gliela tirava, gliela scoteva, squassando rabbiosamente la testina come se volesse richiamarla in sé, arrestarla. Miss Galley, assalita dalla stizza, strappava la veste dai denti della cagnolina e la mandava a ruzzolar lontano sull'erbetta del prato. Ma poco dopo Mimì ritornava all'assalto, non già perché le premesse la buona reputazione della padrona, ma perché a girar lì per quei pratelli scoscesi s'annoiava maledettamente e voleva ritornare in paese, ove si sapeva aspettata dal suo pallino. Tira e tira, raggiunse finalmente l'intento. Miss Galley la lasciò con molti avvertimenti alla pensione, adducendo in iscusa che temeva si stancasse troppo la povera bestiolina. Difatti Miss Galley e il commendator Gori, dopo aver girato per più d'un'ora pei viali dell'Acquasanta, ritornavano sempre a piedi al paese, ma per riprender poco dopo a vagabondare o su per la strada di Montepulciano o giù per quella che conduce alla stazione, o salivano al Poggio dei Cappuccini e non rientravano alla pensione se non all'ora di pranzo. E via facendo, ella con l'ombrellino rosso riparava anche lui dai raggi del sole e tutti e due andavano mollemente, quasi avviluppati in una tenerezza deliziosa, assaporando l'ebrietà squisita delle carezze rattenute, dei contatti fuggevoli delle mani, dei lunghi sguardi appassionati in cui le anime si allacciano, si stringono fino a spasimar di voluttà. Intanto i vetturini, che non li potevano soffrire perché li vedevano andar sempre a piedi, si facevan venir la tosse ogni qualvolta li incontravano per la strada, e quella tosse faceva ridere i signori che traballavano nelle vetturette sgangherate. A Chianciano ormai non si parlava d'altro. In tutte le pensioni, al circolo, al caffè, in farmacia, al gioco del pallone, all'arena, Miss Galley e il commendator Gori facevano da mane a sera le spese della conversazione. Chi li aveva incontrati qua e chi là, e lui era messo così e lei era messa cosà. Quelli che finita la cura partivano ragguagliavano i nuovi arrivati e dopo 4 o 5 giorni domandavano ancora da lontano nelle cartoline illustrate notizie della coppia felice. Tutt'a un tratto, si era ormai ai primi di settembre, si sparse per Chianciano la notizia che il commendator Gori partiva per Roma all'improvviso, lui solo. I commenti furono infiniti e grandissimo lo stupore. Che era accaduto? Alcuni dicevano che Miss Galley aveva saputo che egli era ammogliato e diviso dalla moglie, altri che il Gori, essendo d'un balzo in principio salito ai 7 cieli, aveva avuto bisogno di tutto quel tempo per calare con garbo a ghermir la preda, la quale alla stretta gli s'era scoperta magra e spennata. Altri poi volevano sostenere che non c'era rottura, che Miss Galley avrebbe raggiunto a Roma il fidanzato, e altri infine che il Gori sarebbe ritornato a Chianciano fra pochi giorni per ripartire quindi con la sposa per Firenze.
ma quelli della pensione Ronchi assicuravano che l'avventura era proprio finita, tanto vero che Miss Galley non era scesa quel giorno in sala a desinare e che il Gori s'era mostrato a tavola molto turbato. Tutti questi discorsi s'intrecciavano nella piazza del giuoco del pallone, ove l'intera colonia bagnante e molti del paese eran convenuti per assistere alla partenza del Gori. Quando la vettura uscì dalla porta del paese, tutti si fecero alla spalletta della piazza. Il Gori in vettura leggeva tranquillamente il giornale. Passando sotto la piazza levò gli occhi come per godere lui, attore, dello spettacolo di tanti spettatori. Ma all'improvviso, dietro la piccola arena che sorge in mezzo alla piazza, si levò un furibondo abbaio d'una frotta di cani azzuffati, aggrovigliati in una mischia feroce. Tutti si voltarono a guardare, alcuni ritraendosi per paura, altri accorrendo coi bastoni levati. In mezzo a quel groviglio c'era Pallino con la sua Mimì, Pallino e Mimì, che tra l'invidia e la gelosia terribile dei loro compagni erano riusciti finalmente a celebrar le loro nozze. Le signore torcevano il viso, gli uomini sghignazzavano quando, preceduta da una frotta di monellacci, si precipitò nella piazza Miss Galley, come una furia scapigliata dal vento e dalla corsa, col cappello in mano e gli occhi gonfi e rossi di pianto. Mimì, Mimì, Mimì! Alla vista dell'orribile scempio levò le braccia allibita, poi si coprì il volto con le mani, volse le spalle e risalì in paese con la stessa furia con la quale era venuta. Rientrata alla pensione come una bufera, s'avventò contro i Ronchi, contro i camerieri, con le dita artigliate quasi volesse sbranarli. Si contenne a stento, strozzata dalla rabbia, arrangolata, senza poter articolare parola. Già dianzi aveva perduto la voce, strillando nell'accorgersi, dopo tanti giorni, che Mimì non era sorvegliata, che Mimì non era in casa e non si sapeva dove fosse. Salì nella sua camera, afferrò, ammassò tutte le sue robe nel baule e nelle valigie, ordinò una vettura a 2 cavalli che la conducesse subito subito alla stazione di Chiusi, perché non voleva trattenersi più a Chianciano neanche un'ora, neanche un minuto. Sul punto di partire, da quegli stessi monellacci che eran corsi con lei in cerca della cagnolina, ansanti, esultanti per la speranza d'una buona mancia, le fu presentata la povera Mimì, più morta che viva. Ma Miss Galley, contraffatta dall'ira, con un violentissimo scatto la respinse, storcendo la faccia. Mimì all'urto furioso cadde a terra, batté il musetto e con acuti guaiti corse ranca ranca a ficcarsi sotto un divano alto appena 3 dita dal suolo, mentre la padrona inviperita montava sul legno e gridava al vetturino: via! I Ronchi, i camerieri, i bagnanti rientrati di corsa alla pensione restarono un pezzo a guardarsi tra loro sbalorditi, poi ebbero pietà della povera cagnolina abbandonata, ma per quanto la chiamassero e la invitassero coi modi più affettuosi non ci fu verso di farla uscire da quel nascondiglio. Bisognò che il Ronchi, aiutato da un cameriere, sollevasse e scostasse il divano. Ma allora Mimì s'avventò alla porta come una freccia e prese la fuga. I monelli le corsero dietro, girarono tutto il paese e per ogni verso arrivarono fin presso alla stazione. Non la poterono rintracciare. Il Ronchi, che aveva avuto per lei tante noie, scrollò le spalle esclamando: oh, vada a farsi benedire. Dopo 5 o 6 giorni, verso sera, Mimì, sudicia, scarduffata, famelica, irriconoscibile, fu rivista per le vie di Chianciano sotto la pioggia lenta che segnava la fine della stagione. Gli ultimi bagnanti partivano. In capo a una settimana il paesello, annidato su l'alto colle ventoso, avrebbe ripreso il fosco aspetto invernale. toh, la cagnetta della signorina, disse qualcuno vedendola passare, ma nessuno si mosse a prenderla, nessuno la chiamò e Mimì seguitò a vagare sotto la pioggia.
Era già stata alla pensione Ronchi, ma l'aveva trovata chiusa perché il proprietario s'era affrettato di andare in campagna per la vendemmia. Di tratto in tratto s'arrestava a guardare con gli occhietti cisposi tra i peli, come se non sapesse ancora comprendere come mai nessuno avesse pietà di lei così piccola, di lei così carezzata prima e curata, come mai nessuno la prendesse per riportarla alla padrona che l'aveva perduta, alla padrona che essa aveva cercato invano per tanto tempo e cercava ancora. Aveva fame, era stanca, tremava di freddo e non sapeva più dove andare, dove rifugiarsi. Nei primi giorni qualcuno, nel vedersi seguito da lei, si chinò a lisciarla, a commiserarla, ma poi, seccato di trovarsela sempre alle calcagna, la cacciò via sgarbatamente. Era gravida, pareva quasi impossibile, una coserellina lì che non pareva nemmeno gravida, e la scostavano col piede. Fanfulla Mochi dalla soglia della bottega, vedendola trotterellar per via sperduta, un giorno la chiamò, le diede da mangiare e siccome la povera bestiola, ormai avvezza a vedersi scacciata da tutti, se ne stava con la schiena arcuata per paura, come in attesa di qualche calcio, la lisciò, la carezzò per rassicurarla. La povera Mimì, quantunque affamata, lasciò di mangiare per leccar la mano al benefattore. Allora Fanfulla chiamò Pallino che dormiva nella cuccia sotto il banco. Cane, figlio di cane, brutto libertino scodato, guarda qua la tua sposa. Ma ormai Mimì non era più una cagnetta signorina, era divenuta una cagnetta di strada, una delle tante del paese, e Pallino non la degnò nemmeno d'uno sguardo. Nel segno. Come seppe che nella mattinata gli studenti di medicina sarebbero ritornati all'ospedale, Raffaella Osimo pregò la caposala d'introdurla nella sala di primario, dove si tenevano le lezioni di semiotica. La caposala la guardò male. Vuoi farti vedere dagli studenti? Sì, per favore, prendete me. Ma lo sai che sembri una lucertola? Lo so, non me ne importa. Prendete me. Ma guarda un po' che sfacciata. E che ti figuri che ti faranno là dentro? Come a Nanina, rispose la Osimo. No? Nanina, sua vicina di letto, uscita il giorno avanti dall'ospedale, le aveva mostrato, appena rientrata in corsia dopo la lezione, là nella sala in fondo, il corpo tutto segnato come una carta geografica, segnati i polmoni, il cuore, il fegato, la milza, col lapis termografico. E ci vuoi andare, concluse quella. Per me ti servo, ma bada che il segno non te lo levi più per molti giorni, neppure col sapone. La Osimo alzò le spalle e disse sorridendo: Voi portatemi e non ve ne curate. Le era tornato in volto un po' di colore, ma era ancor tanto magra, tutta occhi e tutta capelli. Gli occhi però, neri, bellissimi, le brillavano di nuovo, acuti, e in quel lettuccio il suo corpo di ragazzina, minuscolo, non pareva nemmeno tra le pieghe delle coperte. Per quella caposala, come per tutte le suore infermiere, era una vecchia conoscenza
Raffaella Osimo. Già 2 altre volte era sta lì all'ospedale. La prima volta per benedette ragazze, si lasciano infinocchiare e poi chi ci va di mezzo? Una povera creaturina innocente che va a finire all'ospizio di Trovatelli. La Osimo, a dir vero, lo aveva scontato amaramente anche lei, il suo fallo. 2 mesi circa dopo il parto era ritornata all'ospedale, più di là che di qua, con 3 pasticche di sublimato in corpo. Ora c'era per l'anemia da 1 mese. A forza di iniezioni di ferro s'era già rimessa e tra pochi giorni sarebbe uscita dall'ospedale. Le volevano bene in quella corsia e avevano carità e sofferenza di lei per la timida e sorridente grazia della sua bontà pur così sconsolata. Ma anche la disperazione in lei non si manifestava né con fosche maniere né con lacrime. Aveva detto, sorridendo, la prima volta che non le restava ormai più altro che morire. Vittima come era, però, d'una sorte comune a troppe ragazze, non avevo destato né una particolare pietà né un particolar timore per quell'oscura minaccia. Si sa che tutte le sedotte e le tradite minacciano il suicidio. Non bisogna darsi a credere tante cose. Raffaella Osimo, però, lo aveva detto e lo aveva fatto. Invano allora le buone suore assistenti s'eran provate a confortarla con la fede. Ella aveva fatto, come faceva anche adesso, ascoltava attenta, sorrideva, diceva di sì, ma si capiva che il groppo che le stringeva il cuore scioglieva né si allentava per quelle esortazioni. Nessuna cosa più la invogliava a sperare nella vita. Riconosceva che s'era illusa, che il vero inganno le era venuto dall'inesperienza, dall'appassionata e credula sua natura, più che dal giovine a cui s'era abbandonata e che non avrebbe potuto mai esser suo. Ma rassegnarsi no, non poteva. Che se per gli altri la sua storia non aveva nulla di particolare, non era perciò men dolorosa per lei. Aveva sofferto tanto. Primo lo strazio di vedersi ucciso il padre proditoriamente, poi la caduta irreparabile di tutte le sue aspirazioni. Era una povera cucitrice adesso, tradita come tante altre, abbandonata come tante altre, ma un giorno, sì, anche le altre, è vero, dicevano allo stesso modo, ma un giorno, e mentivano, perché ai miseri, ai vinti, sorge spontaneo dal petto oppresso il bisogno di mentire. Ma lei non mentiva. Giovinetta ancora lei, certamente avrebbe preso la patente di maestra, sì il padre, che la manteva con tanto amore agli studi, non fosse venuto a mancare così di colpo, laggiù in Calabria, assassinato, non per odio diretto, ma durante le elezioni politiche, per mano di un sicario rimasto ignoto, pagato senza dubbio dalla fazione avversaria del barone Barney,
di cui egli era segretario zelante e fedele. Elette deputato, il Barney, sapendola anche orfana di madre e sola, per farsi bello d'un atto di carità di fronte agli elettori, la aveva accolta in casa. Così era venuta a Roma in uno stato incerto. La trattavano come se fosse della famiglia, ma figurava intanto come istitutrice dei figliuoli più piccoli di barone e anche un po' come dama di compagnia della baronessa, senza stipendio, ben inteso. Lei lavorava, il Barney si prendeva il merito della carità. Ma che gliene importava allora? Lavorava con tutto il cuore per acquistarsi la benevolenza paterna di chi la ospitava, con una speranza segreta che quelle sue cure amorose, cioè quei suoi servizi senza alcun compenso dopo il sacrificio del padre, valessero a vincere la opposizione che forse il barone avrebbe fatta a figliuolo maggiore, Riccardo, quanto questi, come già le aveva promesso, gli avrebbe dichiarato l'amore che sentiva per lei. Oh, era sicurissima Riccardo che il padre avrebbe condisceso di buona voglia, ma aveva appena 19 anni, era ancora studente di liceo. Non si sentiva il coraggio di far quella dichiarazione ai genitori. Meglio aspettare qualche anno. Ora, aspettando, ma lì, possibile? Nella stessa casa, sempre vicina, fra tante lusinghe, dopo tante promesse, con tanti giuramenti. La passione la aveva accecata. Quando, alla fine, il fallo non s'era più potuto nascondere, cacciata via, sì, proprio cacciata via, poteva dire, senza alcuna misericordia, senza alcun riguardo neanche per il suo stato. Il Barney aveva scritto a una vecchia zia di lei perché fosse venuta subito a riprendersela e a portarsela via, laggiù in Calabria, promettendo un assegno. Ma la zia aveva scongiurato il barone di aspettare almeno con la nipote si fosse prima liberata a Roma, per non affrontar lo scandalo in un piccolo paese. E il Barney aveva ceduto, ma a patto che il figliuolo non ne avesse saputo e le avesse credute già fuori di Roma. Dopo il parto, però, e ella non era voluto tornare in Calabria, il barone allora, se tutte le furie, aveva minacciato di togliere l'assegno, e lo aveva tolto di fatto dopo il tentato suicidio. Riccardo era partito per Firenze. Lei, salvata per miracolo, s'era messa a far la giovine di sarta per mantenere sé e la zia. Era passato un anno. Riccardo era tornato a Roma, ma ella non aveva nemmeno tentato di rivederlo. Fallitole il proposito violento, s'era fitto in capo di lasciarsi morire a poco a poco. La zia, un bel giorno, aveva perduto la pazienza e se n'era ritornata in Calabria. Un mese addietro, durante un svenimento in casa della sarta presso la quale lavorava, era stata condotta lì all'ospedale e c'era rimasta per curarsi dell'anemia. L'altro giorno, intanto, dal suo lettino, Raffaella Ossimo aveva veduto passare per la corsia gli studenti di medicina che facevano il corso di semeiotica
E fra questi studenti aveva riveduto, dopo circa 2 anni, Riccardo, con accanto una giovinetta che doveva essere una studentessa anche lei, bionda, bella, straniera all'aspetto, e dal modo con cui la guardava. A Raffaella non potevo ingannarsi. Appariva chiaramente che n'era innamorato. E come gli sorrideva lei, pendendo quasi dagli occhi di lui. Le avevo seguiti con lo sguardo fino in fondo alla corsia. Poi era rimasta con gli occhi sparati, levata su un attimo. Ma Nina, la sua vicina di letto, s'era messa a ridere. Che hai veduto? Nulla. E aveva sorriso anche lei, riabbandonandosi sul letto, perché il cuore le batteva come volesse balzare dal seno. Era venuta poi la caposala a invitare Nanina a vestirsi, perché il professore la voleva di là per la lezione agli studenti. E che debbono farmi? Avevo domandato Nanina. Ti mangeranno. Che vuoi che ti facciano? Le aveva risposto quella. Tocca a te, toccherà anche alle altre. Tanto tu domani andrai via. Aveva tremato dapprima Raffaella a pensiera che potesse toccare anche a lei. Ah, così caduta, così derelitta. Come ricomparirgli davanti lì? Per certi falli, quando la bellezza sia sparita, né compatimento né commiserazione. Certo i compagni di Riccardo, vedendola così misera, lo avrebbero deriso. Come? Con quella lucertolina per in mezzo? Non sarebbe stato una vendetta, né lei, del resto, voleva vendicarsi. Quando però, dopo circa mezz'ora, la Nina era ritornata al suo lettuccio e lei aveva spiegato che cosa le avevano fatto di là e mostrato il corpo tutto segnato, Raffaella improvvisamente aveva cambiato idea. Ed ecco, fremeva d'impazienza, ora aspettando l'arrivo degli studenti. Giunsero alla fine verso le 10. C'era Riccardo e, come l'altro giorno, accanto alla studentessa straniera. Si guardavano e si sorridevano. Mi vesto? Domandò Raffaella alla caposala, balzando a sedere tutta accesa sul letto, appena quelli entrarono nella sala in fondo alla corsia. Di che presia, giù, le impose la caposala. Aspetto primo che il professore dia l'ordine. Ma Raffaella, come se colei le avesse detto, vestiti, prese a vestirsi di nascosto. Era già bella e pronto sotto le coperte, quando la caposala venne a chiamarla. Pallida come una morta, convulsa in tutto il misero corpicino, sorridente, con gli occhi sfavillanti e i capelli che le cascavano da tutte le parti, entrò nella sala. Riccardo Barney parlava con la giovine studentessa e non s'accorse in prima di lei che, smarrita fra tanti giovani, lo cercava con gli occhi e non sentiva il medico primario, libero docente di semeiotica, che le diceva «Qua, qua, figliuola». Alla voce del professore, il Barney si voltò e vide Raffaella che lo fissava, avvampata ora in volto. Diventò pallidissimo
gli s'intorbidò la vista. Insomma, gridò il professore, qua. Raffaella sentì ridere tutti gli studenti e si riscosse vieppiù smarrita. Vide che Riccardo si ritraeva in fondo alla sala, verso la finestra. Si guardò attorno, sorrise nervosamente e domandò: «Che devo fare?» «Qua, qua, qua. Stendetevi qua», le ordinò il professore che stava a capo di un tavolino su cui era stesa una specie d'imbottita. «Eccomi, sissignore», s'affrettò a ubbidire Raffaella, ma siccome stentava a tirarsi su a sedere sul tavolino, sorrise di nuovo e disse: «Non ci arrivo». Uno studente la aiutò a montare. Seduta, prima di stendersi, guardò il professore, che era un bell'uomo, alto di statura, tutto raso, con gli occhiali d'oro, e gli disse, indicando la studentessa straniera: «Se me lo facesse disegnare da lei». Nuovo scoppio di risa degli studenti. Sorrise anche il professore. «Perché? Ti vergogni?» «No, signore, ma sarei più contenta». E si volse a guardare verso la finestra, là in fondo, ove Riccardo s'era ricantucciato con le spalle volte alla sala. La bionda studentessa seguì istintivamente quello sguardo. Aveva già notato l'improvviso turbamento del Barney. Ora scorse che gli s'era ritirato là e si turbò anche lei vivamente. Ma il professore la chiamò. «Su, dunque, a lei, signorina Orlitz. Contentiamo la paziente». Raffaella si stese sul tavolino e guardò la studentessa che si sollevava la valletta sulla fronte. Ah, com'era bella, bianca e delicata, con gli occhi celesti, dolci, dolci. Ecco che si liberava dalla mantella, prendeva il lapis demografico che il professore le porgeva e si chinava su lei per scoprirle, con mani non ben sicure, il seno. Raffaella Osimo serrò gli occhi per vergogna di quel suo misero seno, esposto agli sguardi di tanti giovani là attorno al tavolino. Sentì posarsi una mano fredda sul cuore. «Batte troppo», disse subito, con spiccato accento esotico, la signorina ritraendo la mano. «Quante che siete all'ospedale?» domandò il professore. Raffaella rispose senza schiuder gli occhi, ma con le palpebre che le fervevano nervosamente. 32 giorni. Son quasi guardita. «Senta che c'è soffia animico», riprese il professore, porgendo alla studentessa lo stetoscopio. Raffaella sentì sul seno il freddo dello strumento, poi la voce della signora che diceva: «Soffio, no, palpitazione troppo. Andiamo, faccia la percussione», ingiunse allora il professore. Ai primi picchi Raffaella piegò da un lato la testa, strinse i denti e si provò a aprire gli occhi. Li richiuse subito, facendo un violento sforzo su se stessa per contenersi. Di tratto in tratto, come la studentessa sospendeva un po' la percussione per segnare sotto il dito medio un breve lineetta con il lapis intinto in un bicchiere d'acqua che un studente lì presso reggeva.
ella soffiava penosamente per le nari il fiato trattenuto. Quanto durò quel supplizio? Ed egli era sempre là, presso la finestra. Perché non lo richiamava il provvisore? Perché non lo invitava a vedere il cuore di lei, che la sua bionda compagna tracciava man mano su quello squallido senso, così ridotta per lui? Ecco, finalmente la percussione era finita. Ora la studentessa congiungeva tutte le lineette per compiere il disegno. Raffaella fu tentata di guardarselo il suo cuore lì disegnato, ma improvvisamente non potei più reggere. Scoppiò in singhiozzi. Il provvisore seccato la rimandò nella corsia, ordinando alla caposala di introdurre un'altra inferma meno isterica e meno scema di quella. La avrebbe egli cercata con gli occhi, almeno attraversando la corsia, ma no, no. Che importava più a lei ormai? Non avrebbe alzato nemmeno il capo per farsi scorgere. Egli non doveva più vederla. Le bastava di avergli fatto conoscere come s'era ridotta per lui. Prese con le mani tremanti la rimboccatura del lenzuolo e se la tirò sul volto come se fosse morta. Per 3 giorni Raffaele Osimo vigilò con attenta cura che il segno del cuore non le si cancellasse dal seno. Uscita dall'ospedale, innanzi a un piccolo specchio nella sua povera cameretta, si confisse un stiletto puntato contro la parete, là, nel bel mezzo del segno che la rivale ignara le aveva tracciato. La casa del Granella, prima parte. Capitolo 1. I topi non sospettano l'insidia della trappola. Vi cascherebbero se la sospettassero, ma non se ne capacitano, neppure quando vi son cascati. S'arrampicano squittendo su per le gretole. Cacciano il musetto aguzzo tra una gretola e l'altra. Girano, rigirano senza requie, cercando l'uscita. L'uomo che ricorre alla legge sa, invece, di cacciarsi in una trappola. Il topo vi si dibatte. L'uomo che sa sta fermo. Fermo col corpo, s'intende. Dentro, cioè con l'anima, fa poi come il topo, è peggio. E così facevano quella mattina d'agosto, nella sala d'aspetto dell'avvocato Zummo, i numerosi clienti, tutti in sudore, mangiati dalle mosche e dalla noia. Nel caldo soffocante, la loro muta impazienza, assillata dai pensieri segreti, si esasperava di punto in punto. Fermi però, là, si lanciavano tra loro occhiate feroci. Ciascuno avrebbe voluto tutto per sé, per la sua lite il signor avvocato, ma prevedeva che questi, dovendo dare udienza a tanti nella mattinata, gli avrebbe accordato pochissimo tempo, e che, stanco, esausto dalla troppa fatica, con quella temperatura di 40 gradi, confuso, frastornato dall'esame di tante questioni, non avrebbe più avuto, per il suo caso, la solita lucidità di mente, il solito acume. E ogni qualvolta lo scrivano, che copiava in gran fretta una memoria, col colletto sbottonato e un fazzoletto sotto il mento, alzava gli occhi all'orologio a pendolo, 2 o 3 sbuffavano e più d'una seggiola scricchiolava. Altri, già sfiniti dal caldo e dalla lunga attesa, guardavano oppressi le alte scansie polverose, sovraccariche d'incartamenti, litigi antichi, procedure, flagello e rovina di tante povere famiglie. Altri ancora, sperando di distrarsi, guardavano le finestre dalle stuoie verdi abbassate, donde venivano i rumori della via, della gente che andava spensierata e felice, mentre essi qua. Uff! E con un gesto furioso scacciavano le mosche, le quali, poverine, obbedendo alla loro natura, si provavano a infastidirgli un po' più,
e approfittare dell'abbondante sudore che l'agosto e il tormento smanioso delle brighe giudiziarie spremono dalle fonti e dalle mani degli uomini. Eppure c'era qualcuno più molesto delle mosche nella sala d'aspetto quella mattina. Il figlio dell'avvocato, brutto ragazzotto di circa 10 anni, il quale era certo scappato di soppiatto dalla casa annessa allo studio, senza calze, scamiciato, col viso sporco, per rallegrare i clienti di papà. «Tu come ti chiami?» «Vincenzo». «Oh, che brutto nome! E questo ciondolo è d'oro?» «Si apre?» «Come si apre? E che c'è dentro?» «Oh, guarda, i capelli! E di chi sono? E perché ce li tieni?» Poi, sentendo dietro l'uscio dello studio i passi di papà che veniva ad accompagnare fino alla porta qualche cliente di conto, si cacciava sotto il tavolino, tra le gambe dello scrivano. Tutti nella sala d'aspetto si levavano in piedi e guardavano con occhi supplici l'avvocato, il quale, alzando le mani, diceva, prima di entrare nello studio: «Un po' di pazienza, signori miei, uno per volta». Il fortunato a cui toccava lo seguiva ossequioso e richiudeva via l'uscio. Per gli altri rincominciava più smaniosa e opprimente l'attesa. Capitolo 2. Tre soltanto, che parevano marito, moglie e figliuola, non davano alcun segno di impazienza. L'uomo sui 60 anni aveva un aspetto funebre. Non s'era voluto levar dal capo una vecchia tuba dalle tese piatte, spellacchiata e inverdita, forse per non scemar solennità all'abito nero, all'ampia, greve, antica finanziera che esalava un odore acuto di naftalina. Evidentemente s'era parato così perché aveva stimato di non poterne fare a meno, venendo a parlare col signor avvocato. Ma non sudava. Pareva non avesse più sangue nelle vene, tanto era pallido, e che avesse le gote e il mento ammuffiti per una peluria grigia e rada che voleva esser barba. Aveva gli occhi strabi, chiari, accostati a un gran naso a scarpa, e sedeva curvo, col capo basso, come schiacciato da un peso insopportabile, le mani scarne, diafane, appoggiate al bastoncino. Accanto a lui, la moglie aveva invece un atteggiamento fierissimo nella lampante balordaggine, grassa, pupputa, prosperosa, col faccione affocato e un po' anche baffuto, e un paio d'occhi neri spalancati, volti al soffitto. Con la figliuola, dall'altro lato, si ricascava nel medesimo squallore contegnoso del padre. Magrissima, pallida, con gli occhi strabi anche lei, sedeva come una gobbina. Tanto la figlia quanto il padre pareva non cascassero a terra perché nel mezzo avevano quel donnone atticciato che in qualche modo li teneva su. Tutti e tre erano osservati dagli altri clienti con intensa curiosità, mista ad una certa costernazione ostile, quantunque essi già 3 volte, poverini, avessero ceduto il passo, lasciando intendere che avevano da parlare a lungo col signor avvocato. Quali sciagure li aveva colpiti? Chi li perseguitava? L'ombra d'una morte violenta che gridava loro vendetta? La minaccia della miseria? La miseria no di certo. La moglie era sovraccarica d'oro. Grossi orecchini le pendevano dagli orecchi, una collana doppia le stringeva il collo, un gran fermaglio a lagrimoni le andava su e giù col petto, che pareva un mantice, e una lunga catena le reggeva il ventaglio, e tanti anelli massicci quasi le toglievano l'uso delle tozze dita sanguigne. Ormai nessuno più domandava loro il permesso di passare avanti, era già inteso che essi sarebbero entrati dopo di tutti, ed essi aspettavano, pazientissimi, assorti, anzi sprofondati nel loro cupo affanno segreto. Solo, di tanto in tanto, la moglie si faceva un po' di vento e poi lasciava ricadere il ventaglio, e l'uomo si protendeva per ripetere alla figlia: «Tinina, ricordati del ditale». Più d'un cliente aveva cercato di spingere il molestissimo figlio dell'avvocato verso quei tre, ma il ragazzo, adombrato da quel funebre squallore, s'era attratto indietro, arricciando il naso. L'orologio a pendolo segnava già quasi le 12, quando, andati via più o meno soddisfatti tutti gli altri clienti, lo scrivano, vedendoli ancora lì immobili come statue, domandò loro: «E che aspettano per entrare?» «Ah», fece l'uomo, levandosi in piedi con le 2 donne, «possiamo?» «Ma sicuro che possono», sbuffò lo scrivano. «Avrebbero potuto già da tanto tempo. Si sbrighino, perché l'avvocato desina a mezzogiorno. Scusino, il loro nome?»
L'uomo si tolse finalmente la tuba e all'improvviso, scoprendo il capo calvo, scoprì anche il martirio che quella terribile finanziera gli aveva fatto soffrire. Infiniti rivoletti di sudore gli sgorgarono dal roseo cranio fumante e gli inondarono la faccia e sangue, spiritata. Si inchinò, sospirando il suo nome. Piccirilli Serafino. Capitolo 3. L'avvocato Zummo credeva d'aver finito per quel giorno e rassettava le carte sulla scrivania per andarsene, quando si vide innanzi quei 3 nuovi, ignoti clienti. «Lor signori?» domandò di Malagrazia. «Piccirilli Serafino», ripeté l'uomo funebre, inchinandosi più profondamente e guardando la moglie e la figliuola per vedere come facevano la riverenza. La fecero bene e istintivamente egli accompagnò col corpo la loro mossa da Bertucce ammaestrate. «Seggano, seggano», disse l'avvocato Zummo, sbarrando tanto d'occhi allo spettacolo di quella mimica. «È tardi, debbo andare». I 3 sedettero subito innanzi alla scrivania, imbarazzatissimi. La contrazione del timido sorriso nella faccia cerea del Piccirilli era orribile, stringeva il cuore. Chissà da quanto tempo non rideva più quel pover'uomo. «Ecco, signor avvocato, siamo venuti», cominciò contemporaneamente la figlia, e la madre, con gli occhi al soffitto, sbuffò. «Cose dell'altro mondo. Insomma, parli uno», disse Zummo accigliato, chiaramente e brevemente. «Di che si tratta?» «Ecco, signor avvocato», riprese il Piccirilli, dando un'ingollatina, «abbiamo ricevuto una citazione». «Assassinio, signor avvocato», proruppe di nuovo la moglie. «Mamma», fece timidamente la figlia, per esortarla a tacere o a parlar più pacata. Il Piccirilli guardò la moglie e con quella autorità che la meschinissima corporatura gli poteva conferire aggiunse: «Mararò, ti prego, parlo io. Una citazione, signor avvocato. Noi abbiamo dovuto lasciare la casa in cui abitavamo perché...» «Ho capito. Sfratto?» domandò Zummo per tagliar corto. «No, signore», rispose umilmente il Piccirilli. «Al contrario, abbiamo pagato sempre la pigione, puntualmente, anticipata. Ce ne siamo andati da noi, contro la volontà del proprietario, anzi. E il proprietario ora ci chiama a rispettare il contratto di locazione e per di più responsabili di danni e interessi, perché dice la casa noi gliel'abbiamo infamata». «Come come?» fece Zummo rabbuiandosi e guardando questa volta alla moglie. «Ve ne siete andati voi? Gli avete infamato la casa e il proprietario? Non capisco. Parliamoci chiaro, signori miei. L'avvocato è come il confessore. Commercio illecito?» «No, signore», s'affrettò a rispondere il Piccirilli ponendosi le mani sul petto. «Che commercio? Niente. Noi non siamo commercianti. Solo mia moglie dà qualche cosina, così, in prestito, ma ha un interesse. Onesto, ho capito. Creda, sì signore, consentito finanche dalla Santa Chiesa, ma questo non c'entra. Il Granella, proprietario della casa, dice che noi gliel'abbiamo infamata, perché in 3 mesi, in quella casa maledetta, ne abbiamo vedute di tutti i colori, signor avvocato. Mi vengono i brividi solo a pensarci. Oh, signore, scampatene e liberatene tutte le creature della terra, esclamò con un formidabile sospiro la moglie, levandosi in piedi, levando le braccia e poi facendosi con la mano, piena d'anelli, il segno della croce. La figlia, col capo basso e con le labbra strette, aggiunse: «Una persecuzione, siedi, mammà». «Perseguitati, sì signore», rincalzò il padre. «Siedi, Mararò, perseguitati, è la parola. Noi siamo stati per 3 mesi perseguitati a morte in quella casa». «Perseguitati da chi?» gridò Zummo, perdendo alla fine la pazienza. «Signor avvocato», rispose piano il Piccirilli, protendendosi verso la scrivania e ponendosi una mano presso la bocca, mentre con l'altra imponeva silenzio alle 2 donne. «Shh! Signor avvocato, dagli spiriti». «Da chi?» fece Zummo, credendo d'aver sentito male. «Dagli spiriti, sì signore», raffermò forte, coraggiosamente la moglie, agitando in aria le mani. Zummo scattò in piedi sulle furie. «Ma andate là, non mi fate ridere. Perseguitati dagli spiriti? Io devo andare a mangiare, signori miei». Quelli, allora, alzandosi anche loro, lo circondarono per trattenerlo e presero a parlare tutte e 3 insieme, supplici.
Sì, signore, vossignoria non ci crede, ma ci ascolti, spiriti, spiriti infernali. Li abbiamo veduti noi coi nostri occhi, veduti e sentiti. Siamo stati martoriati 3 mesi. E Zummo, scrollandosi rabbiosamente, ma andate, vi dico, sono pazzie. Siete venuti da me? Al manicomio, signori miei. Ma se ci hanno citato, gemette a mani giunti il Piccirilli. Hanno fatto benone, gli gridò Zummo sul muso. Che dice, signor avvocato? S'intromise la moglie scostando tutti. È questa l'assistenza che vossignoria presta alla povera gente perseguitata? Oh signore, vossignoria parla così perché non ha veduto come noi. Ci sono, creda pure, ci sono gli spiriti, ci sono, e nessuno meglio di noi lo può sapere. Voi li avete veduti? Le domandò Zummo con un sorriso di scherno. Sì, signore, con gli occhi miei, affermò subito, non interrogato, il Piccirilli. Anch'io coi miei, aggiunse la figlia con lo stesso gesto. Ma forse coi vostri? Non poté tenersi dallo sbuffare l'avvocato Zummo con gli indici tesi verso i loro occhi strabi. E i miei allora? Saltò a gridare la moglie, dandosi una manata furiosa sul petto e spalancando gli occhiacci. Io ce li ho giusti, per grazia di Dio, e belli grossi, signor avvocato. E li ho veduti anch'io, sa, come ora vedo lei. Ah sì? Fece Zummo, come tanti avvocati? Va bene, sospirò la donna, vossignoria non ci crede, ma abbiamo tanti testimoni, sa? Tutto il vicinato che potrebbe venire a deporre. Zummo aggrottò le ciglia. Testimoni che hanno veduto? Veduto e udito, sì signore. Ma veduto che cosa, per esempio? Domandò Zummo stizzito. Per esempio, seggiole muoversi senza che nessuno le toccasse. Seggiole? Sì signore. Quella seggiola là, per esempio? Sì, signore, quella seggiola là, mettersi a far le capriole per la stanza, come fanno i ragazzacci per istrada. E poi, per esempio, che devo dire, un portaspilli, per esempio, di velluto, in forma di mela arancia fatto da mia figlia Tinina, volare dal cassettone sulla faccia del povero mio marito, come lanciato da una mano invisibile. L'armadio a specchio scricchiolare e tremar tutto, come avesse le convulsioni. E dentro l'armadio, signor avvocato, mi s'aggricciano le carni solo a pensarci. Risate, aggiunse la figlia. Risate, il padre. E la moglie, senza perder tempo, seguitò. Tutte queste cose, signor avvocato mio, le hanno vedute e udite le nostre vicine, che son pronte, come le ho detto, a testimoniare. Noi abbiamo veduto e udito ben altro. Tinina, il ditale, suggerì a questo punto il padre. Ah, sì, signore, prese a dire la figlia, riscotendosi con un sospiro. Avevo un ditalino d'argento, ricordo della nonna, sant'anima. Lo guardavo come la pupilla degli occhi. Un giorno lo cerco nella tasca e non lo trovo. Lo cerco per tutta la casa e non lo trovo. 3 giorni a cercarlo, che a momenti ci perdevo anche la testa. Niente. Quando una notte, mentre stavo a letto sotto la zanzariera, perché ci sono anche le zanzare in quella casa, signor avvocato, interruppe la madre. E che zanzare? Appoggiò il padre socchiudendo gli occhi e tentennando il capo. Sento, riprese la figlia, sento qualcosa che salta sul cielo della zanzariera. A questo punto il padre la fece tacere con un gesto della mano. Doveva attaccar lui. Era un pezzo concertato, quello. Sa, signor avvocato, tal qual come si fanno saltare le palle di gomma, che si dà loro un colpetto e rivengono alla mano. Poi, seguitò la figlia, come lanciato più forte, il mio ditalino dal cielo della zanzariera va a schizzare al soffitto e casca per terra, ammaccato. Ammaccato, ripeté la madre. E il padre, ammaccato. Scendo dal letto, tutta tremante per raccoglierlo, e appena mi chino, al solito, dal tetto, risate, terminò la madre. L'avvocato Zummo restò a pensare, col capo basso e le mani dietro la schiena. Poi si riscosse, guardò negli occhi i 3 clienti, si grattò il capo con un dito e disse con un risolino nervoso: Spiriti burloni, dunque. Seguitate, mi diverto. Burloni? Ma che burloni, signor avvocato, ripigliò la donna. Spiriti infernali, deve dire vossignoria. Tirarci le coperte del letto, sederci sullo stomaco la notte, percuoterci alle spalle, afferrarci per le braccia e poi scuotere tutti i mobili, suonare i campanelli, come se Dio liberi e scampi ci fosse il terremoto. Avvelenarci i bocconi, buttando la cenere nelle pentole e nelle casseruole. Li chiama burloni lei?
Non ci hanno potuto né il prete né l'acqua benedetta. Allora ne abbiamo parlato al Granella, scongiurandolo di scioglierci dal contratto, perché non volevamo morire là, dallo spavento, dal terrore. Sa che ci ha risposto quell'assassino? Storie ci ha risposto. Gli spiriti? Mangiate, dice, buone bistecche, dice, e curatevi i nervi. Lo abbiamo invitato a vedere con gli occhi suoi, a sentire con le sue orecchie. Niente, non ha voluto saperne, anzi ci ha minacciati. Guardatevi bene, dice, dal farne chiasso o vi fulmino. Proprio così, e ci ha fulminato, concluse il marito, scotendo il capo amaramente. Ora, signor avvocato, noi ci rimettiamo nelle sue mani. Vossignoria può fidarsi di noi, siamo gente da bene, sapremo fare il nostro dovere. L'avvocato Zummo finse al solito di non udire quest'ultime parole. Si stirò per un pezzo, ora un baffo, ora l'altro, poi guardò l'orologio. Era presto il tocco. La famiglia, di là, lo aspettava da un'ora per il desinare. Signori miei, disse, capirete benissimo che io non posso credere ai vostri spiriti. Allucinazioni, storielle da femminucce. Guardo il caso adesso dal lato giuridico. Voi dite d'aver veduto. Non diciamo spiriti, per carità. Dite d'avere anche testimoni e va bene. Dite che l'abitazione in quella casa vi era resa intollerabile da questa specie di persecuzione, diciamo strana, ecco. Il caso è nuovo e speciosissimo e mi tenta, ve lo confesso, ma bisognerà trovare nel codice un qualche appoggio. Mi spiego? Un fondamento giuridico alla causa. Lasciatemi vedere, studiare, prima di prenderne l'accollo. Ora è tardi. Ritornate domani e vi saprò dare una risposta. Va bene così? La casa del Granella, seconda parte. Capitolo 4. Subito il pensiero di quella strana causa si mise a girar nella mente dell'avvocato Zummo come una ruota di molino. A tavola non poté mangiare. Dopo tavola non poté riposare come soleva d'estate, ogni giorno buttato sul letto. Gli spiriti, ripeteva tra sé di tratto in tratto, e le labbra gli si aprivano un sorriso canzonatorio, mentre davanti agli occhi gli si ripresentavano le comiche figure dei 3 nuovi clienti, che giuravano e spergiuravano d'averli veduti. Tante volte aveva sentito parlar di spiriti, e per certi racconti delle serve ne aveva avuto anche lui una gran paura da ragazzo. Ricordava ancora le angosce che gli avevano strizzato il coricino atterrito nelle terribili insonie di quelle notti lontane. L'anima, sospirò a un certo punto, stirando le braccia verso il cielo della zanzariera e lasciandole poi ricader pesantemente sul letto. L'anima immortale. Già. Per ammetter gli spiriti bisogna presupporre l'immortalità dell'anima, c'è poco da dire. L'immortalità dell'anima. Ci credo o non ci credo? Dico e ho detto sempre di no. Dovrei ora, almeno, ammettere il dubbio contro ogni mia precedente asserzione. E che figura ci faccio? Vediamo un po'. Noi spesso fingiamo con noi stessi come con gli altri. Io lo so bene. Sono molto nervoso e qualche volta, sì signore, trovandomi solo, io ho avuto paura. Paura di che? Non lo so. Ho avuto paura. Noi temiamo di indagare il nostro intimo essere, perché una tale indagine potrebbe scoprirci diversi da quelli che ci piace di crederci o di esser creduti. Io non ho mai pensato sul serio a queste cose. La vita ci distrae. Faccende, bisogni, abitudini, tutte le minute brighe quotidiane non ci lasciano tempo di riflettere a queste cose, che pure dovrebbero interessarci sopra tutte le altre. Muore un amico? Ci arrestiamo là, davanti alla sua morte, come tante bestie restie, e preferiamo di volgere indietro il pensiero alla sua vita, rievocando qualche ricordo, per vietarci d'andare oltre con la mente, oltre il punto, cioè, che ha segnato per noi la fine del nostro amico. Buonanotte. Accendiamo un sigaro per cacciar via col fumo il turbamento e la malinconia. La scienza s'arresta anch'essa, là, ai limiti della vita, come se la morte non ci fosse e non ci dovesse dare alcun pensiero. Dice, voi siete ancora qua, attendete a vivere, voi altri. L'avvocato pensi a far l'avvocato, l'ingegnere a far l'ingegnere. E va bene, io faccio l'avvocato, ma ecco qua, l'anima immortale. I signori spiriti che fanno? Vengono a bussare alla porta del mio studio. Ehi, signor avvocato, ci siamo anche noi, sa?
Vogliamo ficcare anche noi il naso nel suo codice civile. Voi, gente positiva, non volete curarvi di noi? Non volete più darvi pensiero della morte? E noi allegramente, dal regno della morte, veniamo a bussare alle porte dei vivi, a sghignazzar dentro gli armadi, a far rotolare sotto gli occhi vostri le seggiole, come se fossero tanti monellacci, ad atterrir la povera gente e a mettere in imbarazzo, oggi, un avvocato che passa per dotto. Domani un tribunale è chiamato a dar su noi una nuovissima sentenza. L'avvocato Zummo lasciò il letto in preda a una viva eccitazione e rientrò nello studio per compulsare il codice civile. 2 soli articoli potevano offrire un certo fondamento alla lite, l'articolo 1575 e il 1577. Il primo diceva: il locatore è tenuto per la natura del contratto e senza bisogno di speciale stipulazione, primo, a consegnare al conduttore la cosa locata, secondo, a mantenerla in stato di servire all'uso per cui viene locata, terzo, a garantirne al conduttore il pacifico godimento per tutto il tempo della locazione. L'altro articolo diceva: il conduttore deve essere garantito per tutti quei vizi o difetti della cosa locata che ne impediscano l'uso, quantunque non fossero noti al locatore al tempo della locazione. Se da questi vizi o difetti proviene qualche danno al conduttore, il locatore è tenuto a farnelo indenne, salvo che provi d'averli ignorati. Se non che, eccependo questi 2 articoli, non c'era via di mezzo. Bisognava provare l'esistenza reale degli spiriti. C'erano i fatti e c'erano le testimonianze. Ma fino a qual punto erano questi attendibili? E che spiegazione poteva dare la scienza di quei fatti? L'avvocato Zummo interrogò di nuovo, minutamente, i Piccirilli, raccolse le testimonianze indicategli e, accettata la causa, si mise a studiarla appassionatamente. Lesse dapprima una storia sommaria dello spiritismo, dalle origini delle mitologie fino ai dì nostri, e il libro del Jacoliot sui prodigi del fakirismo, poi tutto quanto avevano pubblicato i più illustri e sicuri sperimentatori, dal Croix al Wagner all'Aksakov, dal Gibier allo Zoelnà, al Janet, al Desrochats, al Richer, al Morselli, e con suo sommo stupore venne a conoscere che ormai i fenomeni cosiddetti spiritici, per esplicita dichiarazione degli scienziati più scettici e più positivi, erano innegabili. «Ah, per Dio!» esclamò Zummo, già tutto acceso e vibrante. «Qua la cosa cambia d'aspetto. Finché quei fenomeni gli erano stati riferiti da gentuccia come i Piccirilli e i loro vicini, egli, uomo serio, uomo colto, nutrito di scienza positiva, li aveva derisi e senz'altro respinti. Poteva accettarli? Seppure glieli avessero fatti vedere e toccar con mano, avrebbe piuttosto confessato d'essere un allucinato anche lui. Ma ora che li sapeva confortati dall'autorità di scienziati come il Lombroso, come il Richer, ah per Dio, la cosa cambiava d'aspetto. Zummo per il momento non pensò più alla lite dei Piccirilli e si sprofondò tutto, a mano sempre più convinto e con fervore crescente, nei nuovi studi. Da un pezzo non trovava più nell'esercizio dell'avvocatura, che pur gli aveva dato qualche soddisfazione e bellauti guadagni, non trovava più nella vita ristretta di quella cittaduzza di provincia nessun pascolo intellettuale, nessuno sfogo a tante scomposte energie che si sentiva fremere dentro e di cui egli esagerava a se stesso l'intensità, esaltandole come documenti del proprio valore. Via. Quasi sprecato lì, tra le meschinità di quel piccolo centro. Smaniava da un pezzo, scontento di sé, di tutto e di tutti. Cercava un puntello, un sostegno morale e intellettuale, una qualche fede, sì, un pascolo per l'anima, uno sfogo per tutte quelle energie. Ed ecco, ora, leggendo quei libri, per Dio, il problema della morte, il terribile essere o non essere d'Amleto, la terribile questione era dunque risolta? Poteva l'anima di un trapassato tornare per un istante a materializzarsi e venire a stringergli la mano? Sì, a stringere la mano a lui, Zummo, incredulo, cieco fino a ieri, per dirgli: Zummo, sta tranquillo, non ti curare più delle miserie di cotesta tua meschinissima vita terrena. C'è ben altro, vedi? Ben altra vita tu vivrai un giorno. Coraggio, avanti. Ma Serafino Piccirilli veniva anche lui,
ora con la moglie, ora con la figliuola, quasi ogni giorno, a sollecitarlo, a raccomandarglisi. Studio, studio, rispondeva loro Zummo sulle furie. Non mi distraete, per Dio. State tranquilli, sto pensando a voi. Non pensava più a nessuno, invece. Rinviava le cause, rimandava anche tutti gli altri clienti. Per debito di gratitudine, tuttavia, verso quei poveri piccirilli, i quali, senza saperlo, gli avevano aperto innanzi allo spirito la via della luce, si risolse alla fine a esaminare attentamente il loro caso. Una grave questione gli si parò davanti e lo sconcertò non poco sulle prime. In tutti gli esperimenti, la manifestazione dei fenomeni avveniva costantemente per la virtù misteriosa d'un medium. Certo, uno dei tre piccirilli doveva essere medium senza saperlo. Ma in questo caso il vizio non sarebbe stato più della casa del Granella, bensì degli inquilini, e tutto il processo crollava. Però, ecco, se uno dei piccirilli era medium senza saperlo, la manifestazione dei fenomeni non sarebbe avvenuta anche nella nuova casa presa da essi in affitto? Invece no. E anche nelle case precedentemente abitate i piccirilli assicuravano d'esser stati sempre tranquilli. Perché dunque nella sola casa del Granella si erano verificate quelle paurose manifestazioni? Evidentemente doveva esserci qualcosa di vero nella credenza popolare delle case abitate dagli spiriti. E poi c'era la prova di fatto. Negando nel modo più assoluto la dote della medianità alla famiglia Piccirilli, egli avrebbe dimostrato falsa la spiegazione biologica che alcuni scienziati schizzinosi avevano tentato di dare dei fenomeni spiritici. Che biologia d'Egitto! Bisognava senz'altro ammettere l'ipotesi metafisica. O che era forse medium lui, Zummo? Eppure parlava col tavolino. Non aveva mai composto un verso in vita sua, eppure il tavolino gli parlava in versi, coi piedi. Che biologia d'Egitto! Del resto, giacché a lui più che la causa dei piccirilli premeva ormai d'accertare la verità, avrebbe fatto qualche esperimento in casa dei suoi clienti. Ne parlò ai piccirilli, ma questi si ribellarono impauriti. Egli allora si inquietò e diede loro a intendere che quell'esperimento era necessario per la lite, anzi, imprescindibile. Fin dalle prime sedute, la signorina Piccirilli, Tinina, si rivelò un medium portentoso. Zummo, convulso, coi capelli irti sulla fronte, atterrito e beato, poté assistere a tutte o quasi le manifestazioni più stupefacenti registrate e descritte nei libri da lui letti con tanta passione. La causa crollava, è vero, ma egli, fuori di sé, gridava ai suoi clienti a ogni fine di seduta. «Ma che ve ne importa, signori miei? Pagate, pagate! Miserie, sciocchezze! Qua, per Dio, abbiamo la rivelazione dell'anima immortale!» Ma potevano quei poveri piccirilli condividere questo generoso entusiasmo del loro avvocato? Lo presero per matto. Da buoni credenti essi non avevano mai avuto il minimo dubbio sull'immortalità delle loro afflitte e meschine animelle. Quegli esperimenti, a cui si prestavano da vittime per obbedienza, sembravano loro pratiche infernali, e invano Zummo cercava di rincorarli. Fuggendo dalla casa del Granella, essi credevano d'essersi liberati dalla tremenda persecuzione, e ora, nella nuova casa, per opera del signor avvocato, eccoli di nuovo in commercio coi demoni, in preda ai terrori di prima. Con voce piagnucolosa scongiuravano l'avvocato di non farne traperar nulla di quelle sedute, di non tradirli, per carità. «Ma va bene», diceva loro Zummo sdegnato. «Per chi mi prendete? Per un ragazzino? State tranquilli, signori miei, io esperimento qua, per conto mio. L'uomo di legge, poi, saprà fare il suo dovere in tribunale, che diamine. Sosterremo il vizio occulto della casa. Non dubitate». Capitolo 5. Lo sostenne, difatti, il vizio occulto della casa, ma senza alcun calore di convinzione, certo come era ormai della medianità della signorina Piccirilli. Invece sbalordì i giudici, i colleghi, il pubblico che stipava l'aula del tribunale con una inaspettata, estrosa, fervida professione di fede. Parlò di Allan Kardec come d'un novello messia, definì lo spiritismo la religione nuova dell'umanità. Disse che la scienza, coi suoi saldi ma freddi ordigni, col suo formalismo troppo rigoroso, aveva sopraffatto la natura, che l'albero della vita, allevato artificialmente dalla scienza, aveva perduto il verde, s'era isterilito o dava frutti che imbozzacchivano e sapevano di cenere e tosco, perché nessun calore di fede più li maturava. Ma ora, ecco, il mistero cominciava a schiudere le sue porte tenebrose, le avrebbe spalancate domani.
Intanto, da questo primo spiraglio all'umanità sgomenta, in angosciosa ansia, venivano ombre ancora incerte e paurose a rivelare il mondo di là, strane luci, strani segni. E qui l'avvocato Zummo, con drammaticissima eloquenza, entrò a parlare delle più meravigliose manifestazioni spiritiche, attestate, controllate, accettate dai più grandi luminari della scienza, fisici, chimici, psicologi, fisiologi, antropologi, psichiatri, soggiogando e spesso atterrendo addirittura il pubblico che ascoltava a bocca aperta e con gli occhi spalancati. Ma i giudici, purtroppo, si vollero tenere terra terra, forse per reagire ai voli troppo sublimi dell'avvocato difensore. Con irritante presunzione sentenziarono che le teorie, tuttora incerte, dedotte dai fenomeni cosiddetti spiritici, non erano ancora ammesse e accettate dalla scienza moderna, eminentemente positiva, che del resto, venendo a considerar più da vicino il processo, se per l'articolo 1575 il locatore è tenuto a garantire al conduttore il pacifico godimento della cosa locata, nel caso in esame, come avrebbe potuto il locatore stesso garantir la casa dagli spiriti, che sono ombre vaganti e incorporee? Come scacciare le ombre? E d'altra parte, riguardo all'articolo 1577, potevano gli spiriti costituire uno di quei vizi occulti che impediscono l'uso dell'abitazione? Erano forse ingombranti? E quali rimedi avrebbe potuto usare il locatore contro di essi? Senz'altro, dunque, dovevano essere respinte le eccezioni dei convenuti. Il pubblico, commosso ancora e profondamente impressionato dalle rivelazioni dell'avvocato Zummo, disapprovò unanimemente questa sentenza, che nella sua meschinità, pur presuntuosa, suonava come un'irrisione. Zummo inveì contro il tribunale, con tale scoppio di indignazione che per poco non fu tratto in arresto. Furibondo, sottrasse alla commiserazione generale i piccirilli, proclamandoli, in mezzo alla folla applaudente, martiri della nuova religione. Il Granella, intanto, proprietario della casa, gongolava di gioia maligna. Era un omaccione di circa 50 anni, adiposo e sanguigno. Con le mani in tasca, gridava forte a chiunque volesse sentirlo che quella sera stessa sarebbe andato a dormire nella casa degli spiriti. Solo. Solo sì, perché la vecchia serva, che stava da tant'anni con lui, grazie all'infamia dei piccirilli, lo aveva piantato, dichiarandosi pronta a servirlo dovunque, foss'anche in una grotta, tranne che in quella povera casa infamata da quei signori là. E non gli era riuscito di trovare in tutto il paese un'altra serva o un servo che fosse, i quali avessero il coraggio di stare con lui. Ecco il bel servizio che gli avevano reso quegli impostori. È una casa perduta, come è andata in rovina. Ma ora egli avrebbe dimostrato a tutto il paese che il tribunale, condannando alle spese e al risarcimento dei danni quegli imbecilli, gli aveva reso giustizia. Là, egli, solo. Voleva vederli in faccia, questi signori spiriti, e sghignazzava. Capitolo 6. La casa sorgeva nel quartiere più alto della città, in cima al colle. La città aveva lassù una porta, il cui nome arabo, divenuto stranissimo nella pronunzia popolare, Bibirria, voleva dire porta dei venti. Fuori di questa porta era un largo spiazzo sterrato, e qui sorgeva solitaria la casa del Granella. Di rimpetto aveva soltanto un fondaco abbandonato, il cui portone, imporrito e sgangherato, non riusciva più a chiudersi bene, e dove solo di tanto in tanto qualche carrettiere s'avventurava a passar la notte, a guardia del carro e della mula. Un solo lampioncino a petrolio stenebrava a malapena, nelle notti senza luna, quello spiazzo sterrato, ma a 2 passi, di qua dalla porta, il quartiere era popolatissimo, oppresso anzi di troppe abitazioni. La solitudine della casa del Granella non era dunque poi tanta, e appariva triste. Più che triste, ora paurosa, soltanto di notte. Di giorno poteva essere invidiata da tutti coloro che abitavano in quelle case ammucchiate. Invidiata la solitudine, e anche la casa per se stessa, non solo per la libertà della vista e dell'aria, ma anche per il modo come era fabbricata, per l'agiatezza e i comodi che offriva, a molto minor prezzo di quelle altre che non avevano né punto né poco. Dopo l'abbandono del Piccirilli, il Granella l'aveva rimessa tutto a nuovo. Carte d'apparato nuove, pavimenti nuovi di mattoni di Valenza, ridipinti i soffitti,
riverniciati gli usci, le finestre, i balconi e le persiane. Invano. Eran venuti tanti a visitarla, per curiosità. Nessuno aveva voluto prenderla in affitto. Ammirandola, così pulita, così piena d'aria e di luce, pensando a tutte le spese fatte, quasi quasi il Granella piangeva dalla rabbia e dal dolore. Ora egli vi fece trasportare un letto, un cassettone, un lavamano e alcune seggiole, che allogò in una delle tante camere vuote. E venuta la sera, dopo aver fatto il giro del quartiere per far vedere a tutti che manteneva la parola, andò a dormire solo in quella sua povera casa infamata. Gli abitanti del quartiere notarono che s'era armato di ben 2 pistole. E perché? Se la casa fosse stata minacciata dai ladri, quelle armi avrebbero potuto servirgli, ed egli avrebbe potuto dire che se la portava per prudenza. Ma contro gli spiriti, casomai, a che gli sarebbero servite? Aveva tanto riso là, in tribunale, che ancora nel faccione sanguigno aveva l'impronta di quelle risa. In fondo, però, ecco, una specie di vellicazione irritante allo stomaco se la sentiva, per tutti quei discorsi che si erano fatti, per tutte quelle chiacchiere dell'avvocato Zummo. Quanta gente, anche gente per bene, spregiudicata, che in presenza sua aveva dichiarato più volte di non credere a simili fandonie, ora, prendendo ardire dalla fervida affermazione di fede dell'avvocato Zummo e dall'autorità dei nomi citati e dalle prove documentate, non s'era messo di punto in bianco a riconoscere che sì, qualche cosa di vero infine poteva esserci, doveva esserci in quelle esperienze. Ecco, esperienze ora, non più fandonia. Ma che più? Uno degli stessi giudici, dopo la sentenza, uscendo dal tribunale, si era avvicinato all'avvocato Zummo, che aveva ancora un diavolo per capello, e sì signori, aveva ammesso anche lui che non pochi fatti riferiti in certi giornali, col presidio di insospettabili testimonianze di scienziati famosi, lo avevano scosso, sicuro. E aveva narrato per giunta che una sua sorella, maritata a Roma fin da ragazza, 1 o 2 volte l'anno, di pieno giorno, trovandosi sola, era visitata, com'ella asseriva, da un certo ometto rosso misterioso, che le confidava tante cose e le recava finanche doni curiosi. Figurarsi Zummo a una tale dichiarazione, dopo la sentenza contraria. E allora quel giudice imbecille si era stretto nelle spalle e le aveva detto: «Ma capirà, caro avvocato, allo stato delle cose...» Insomma, tutta la cittadinanza era rimasta profondamente scossa dalle affermazioni e dalle rivelazioni di Zummo. E Granella ora si sentiva solo e stizzito, come se tutti lo avessero abbandonato, vigliaccamente. La vista dello sterrato deserto, dopo il quale l'alto colle su cui sorge la città, strapiomba in ripidissimo pendio su un'ampia vallata, con quell'unico lampioncino, la cui fiammella vacillava come impaurita dalla tenebra densa che saliva dalla valle. Non era fatta certamente per rincorare un uomo dalla fantasia un po' alterata. Ne poté rincorarlo poi di più il lume d'una sola candela stearica, la quale, chissà perché, friggeva, ardendo, come se qualcuno vi soffiasse su per spegnerla. Non s'accorgeva Granella che aveva un ansito da cavallo e che soffiava lui con le nari sulla candela. Attraversando le molte stanze vuote, silenziose, rintronanti, per entrare in quella nella quale aveva allogato i pochi mobili, tenne fisso lo sguardo sulla fiamma tremolante riparata con una mano, per non veder l'ombra del proprio corpo mostruosamente ingrandita, fuggente lungo le pareti e sul pavimento. Il letto, le seggiole, il cassettone, il lavamano gli parvero come sperduti in quella camera rimessa a nuovo. Posò la candela sul cassettone, vietandosi di allungare lo sguardo all'uscio, oltre al quale le altre camere vuote era rimaste buie. Il cuore gli batteva forte. Era tutto in un bagno di sudore. Che fare adesso? Prima di tutto chiudere quell'uscio e metterci il paletto. Sì, perché sempre, per abitudine, prima d'andare a letto, egli si chiudeva così, in camera. È vero che di là, adesso, non c'era nessuno, ma l'abitudine, ecco. E perché intanto aveva ripreso in mano la candela per andare a chiudere quell'uscio nella stessa stanza? Ah, già, distratto. Non sarebbe stato bene, ora, aprire un tantino il balcone? Si soffocava dal caldo, là dentro. E poi c'era ancora un tanfo di vernice. Sì, un tantino il balcone. E nel mentre che la camera prendeva un po' d'aria,
egli avrebbe rifatto il letto con la biancheria che s'era portata. Così fece, ma appena ha steso il primo lenzuolo sulle materasse, gli parve di sentire come un picchio all'uscio. I capelli gli si drizzarono sulla fronte, un brivido gli spaccò le reni, come una rasoiata a tradimento. Forse il pomo della lettiera di ferro aveva urtato contro la parete? Attese un po', col cuore in tumulto. Silenzio. Ma gli parve misteriosamente animato quel silenzio. Granella raccolse tutte le forze, aggrottò le ciglia, cavò dalla cintola una delle pistole, riprese in mano la candela, riaprì l'uscio e coi capelli che gli fremevano sul capo gridò: «Chi è là?» Ribombò cupamente il vocione nelle vuote camere, e quel rimbombo fece indietreggiare il Granella, ma subito egli si riprese. Batté un piede, avanzò il braccio con la pistola impugnata. Attese un tratto, poi si mise a ispezionare dalla soglia quella camera accanto. C'era solamente una scala in quella camera, appoggiata alla parete di contro. La scala di cui s'erano serviti gli operai per riattaccare la carta da parato nelle stanze. Nient'altro. Ma sì, via, non ci poteva esser dubbio. Il pomo della lettiera aveva urtato contro la parete. E Granella rientrò nella camera, ma con le membra d'un subito rilassate e appesantite così che non poté più, per il momento, rimettersi a rifare il letto. Prese una seggiola e andò a sedere al balcone, al fresco. Trì! Accidenti al pipistrello, ma riconobbe subito, che quello era uno strido di pipistrello attirato dal lume della candela che ardeva nella camera. E rise Granella della paura che questa volta non aveva avuto, e alzò gli occhi per discernere nel buio lo svolazzio del pipistrello. In quel mentre gli giunse all'orecchio dalla camera uno scricchiolio, ma riconobbe subito ugualmente che quello scricchiolio era della carta appiccicata di fresco alle pareti, e ci si divertì un mondo. Ah, erano uno spasso gli spiriti, a quella maniera, se non che, nel voltarsi, così sorridente, a guardar dentro la camera, vide, non comprese bene che fosse. In prima balzò in piedi, esterrefatto, s'afferrò rinculando alla ringhiera del balcone. Una lingua spropositata, bianca, s'allungava silenziosamente lungo il pavimento, dall'uscio dell'altra camera rimasto aperto. Maledetto, maledetto, maledetto! Un rotolo di carta da parato. Un rotolo di carta da parato che gli operai forse avevano lasciato lì, in capo a quella scala. Ma chi lo aveva fatto precipitare di là e poi scivolare così, svolgendosi lungo il pavimento di 2 stanze, imbroccando perfettamente l'uscio aperto? Granella non poté più reggere. Rientrò con la sedia. Richiuse di furia il balcone, prese il cappello, la candela e scappò via, giù per la scala. Aperto pian piano il portone, guardò nello sterrato. Nessuno. Tirò a sé il portone e, rasentando il muro della casa, sgattaiolò per il viottolo fuori delle mura al buio. Che doveva perderci la salute, lui, per amor della casa? Fantasia alterata, sì, non era altro. Dopo tutte quelle chiacchiere, gli avrebbe fatto bene passare una notte all'aperto, con quel caldo. La notte, del resto, era brevissima. All'alba sarebbe rincasato. Di giorno, con tutte le finestre aperte, non avrebbe avuto più, di certo, quella sciocchissima paura. E venendo di nuovo la sera, avendo già preso confidenza con la casa, sarebbe stato tranquillo, senza dubbio, che diamine. Aveva fatto male, ecco, ad andarci a dormire così, in prima, per una bravata. Domani sera... Credeva il Granella che nessuno si fosse accorto della sua fuga, ma in quel fondaco di rimpetto alla casa un carrettiere era ricoverato quella sera, che lo vide uscire con tanta paura e tanta cautela, e lo vide poi rientrare ai primi albori. Impressionato del fatto e di quei modi, costui ne parlò nel vicinato con alcuni che, il giorno avanti, erano andati a testimoniare in favore dei Piccirilli. E questi testimoni allora si recarono in gran segreto dall'avvocato Zummo ad annunziargli la fuga del Granella spaventato. Zummo accorse la notizia con esultanza. «Lo avevo previsto», gridò loro, con gli occhi che gli schizzavano fiamme. «Vi giuro, signori miei, che lo avevo previsto, e ci contavo. Farò appellare i Piccirilli, e mi avvarrò di questa testimonianza dello stesso Granella. A noi adesso, tutti d'accordo, uè, signori miei». Complottò subito per quella notte stessa l'agguato. 5 o 6 con lui, 5 o 6, non si doveva essere in più. Tutto stava a cacciarsi in quel fondaco.
senza farsi scorgere dal Granella, e zitti per carità, non una parola con nessuno durante tutta la giornata. Giurate? Giuriamo. Più viva soddisfazione di quella non poteva dare a Zummo l'esercizio della sua professione d'avvocato. Quella notte stessa, poco dopo le 11, egli sorprese il Granella che usciva scalzo dal portone della sua casa, proprio scalzo, quella notte, in maniche di camice, con le scarpe e la giacca in una mano, mentre con l'altra si reggeva sulla pancia i calzoni, che, sopraffatto dal terrore, non era riuscito ad abbottonarsi. Gli balzò addosso, dall'ombra, come una tigre, gridando «Buon passeggio, Granella!». Il pover'uomo, alle risa sgangherate degli altri appostati, si lasciò cader le scarpe di mano, prima una e poi l'altra, e restò, con le spalle al muro, avvilito, basito addirittura. «Ci credi ora, imbecille, all'anima immortale?» gli ruggì Zummo, scrollandolo per il petto. «La giustizia cieca ti ha dato ragione, ma tu ora hai aperto gli occhi. Che hai visto? Parla!» Ma il povero Granella, tutto tremante, piangeva e non poteva parlare. Fuoco alla paglia. Non avendo più nessuno a cui comandare, Simone Lampo aveva preso da un pezzo l'abitudine di comandare a se stesso e si comandava a bacchetta. Simone qua, Simone là. S'imponeva apposta, per dispetto del suo stato, le faccende più ingrate. Fingeva talvolta di ribellarsi per costringersi a obbedire, rappresentando a un tempo le due parti in commedia. Diceva, per esempio, rabbioso: «Non lo voglio fare. Simone, ti bastono. T'ho detto raccogli quel concime. No?» Pum! S'appioppava un solennissimo schiaffo e raccoglieva il concime. Quel giorno, dopo la visita al poderetto, l'unico che gli fosse restato di tutte le terre che un tempo possedeva, appena 2 ettari di terra abbandonati lassù, senza custodia d'alcun villano, si comandò di sellar la vecchia asinella con la quale soleva pur fare, ritornando al paese, i più speciosi discorsi. L'asinella, drizzando ora questa ora quella orecchia spelata, pareva gli prestasse ascolto, paziente, nonostante un certo fastidio che da qualche tempo il padrone le infliggeva e che essa non avrebbe saputo precisare, qualcosa che nell'andare le sbatteva dietro, sotto la coda. Era un cestello di vimini senza manico, legato con 2 lacci al posolino della sella e sospeso sotto la coda alla povera bestia, per raccogliervi e conservare belle calde, fumanti, le pallottole di timo che essa altrimenti avrebbe seminato lungo la strada. Tutti ridevano, vedendo quella vecchia asinella col cestino dietro, lì pronta al bisogno, e Simone Lampo ci scialava. Era ben noto alla gente del paese con quale e quanta liberalità fosse un tempo vissuto e in che conto avesse tenuto il denaro. Ma ora, ecco, era andata a scuola delle formiche, le quali, bia ba, gli avevano insegnato questo espediente per non perdere neanche quel po di timo buono a ingrassar la terra. Sissignori. Su, Nina, su, lasciati mettere questa bella gala qua. Che siamo più noi, Nina, tu niente e io nessuno, buoni soltanto da far ridere il paese. Ma non te ne curare, ci restano ancora a casa qualche centinaio di uccellini. Cio, 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 cio. Non vorrebbero essere mangiati, ma io me li mangio e tutto il paese ride. Viva l'allegria! Alludeva a un'altra sua bella pensata, che poteva veramente fare il paio col cestello appeso sotto la coda dell'asina. Mesi addietro aveva finto di credere che avrebbe potuto nuovamente arricchire con la cultura degli uccelli e aveva fatto delle 5 stanze della sua casa in paese tutta una gabbia, per cui era detta la gabbia del matto, riducendosi a vivere in 2 stanzette del piano superiore, con la scarsa suppellettile scampata al naufragio delle sue sostanze e con gli usci, gli scuri e le invetriate delle finestre e dei finestroni che aveva chiuso per dar aria agli uccelli con ingraticolati. Dalla mattina alla sera, dalle 5 stanze da basso, venivan su,
con gran delizia di tutto il vicinato, ringhii e strilli e cinfoli e squittii, chiocchiolio di merli, spincionar di fringuelli, un cinguettio, un passerajo fitto, continuo, assordante. Da parecchi giorni però, sfiduciato del buon esito di quel negozio, Simone Lampo mangiava uccellini a tutto pasto e aveva distrutto lì, nel poderetto, l'apparato di reti e di canne con cui aveva preso a centinaia quegli uccellini. Sellata l'asina, cavalcò e si mise in via per il paese. Nina non avrebbe affrettato il passo, neanche se il padrone la avesse tempestata di nerbate. Pareva glielo facesse apposta, per fargli assaporar meglio con la lentezza del suo andare i tristi pensieri che, a suo dire, gli nascevano anche per colpa di lei, di quel tentenio del capo, cioè che essa gli cagionava con la sua andatura. Sissignori, a forza di far così e così con la testa, guardando attorno dall'alto della sua groppa la desolazione dei campi, che s'incupiva a mano sempre più con lo spegnersi degli ultimi barlumi crepuscolari, non poteva fare a meno di mettersi a commiserar la sua rovina. Lo avevano rovinato le zolfare. Quante montagne sventrate per il miraggio del tesoro nascosto. Aveva creduto di scoprire dentro ogni montagna una nuova California. Californie dappertutto, buche profonde fino a 200-300 metri, buche per la ventilazione, impianti di macchine a vapore, acquedotti per la eduzione delle acque e tante altre spese per uno straterello di zolfo che non metteva conto alla fine di coltivare, e la triste esperienza fatta più volte, il giuramento di non cimentarsi mai più in altre imprese, non eran valsi a distoglierlo da nuovi tentativi, finché non s'era ridotto, com'era adesso, quasi al lastrico, e la moglie lo aveva abbandonato per andare a convivere con il suo fratello ricco, poiché l'unica figlia era andata a farsi monaca per disperata. Era solo, adesso, senza neanche una servaccia in casa, solo e divorato da un continuo orgasmo, che gli faceva commettere tutte quelle follie. Lo sapeva, sì, era cosciente delle sue follie, le commetteva apposta, per far dispetto alla gente, che prima, da ricco, lo aveva tanto ossequiato, e ora gli voltava le spalle e rideva di lui. Tutti ridevano di lui e lo sfuggivano, nessuno che volesse dargli aiuto, che gli dicesse: compare, che fate? Venite qua, voi sapete lavorare, avete lavorato sempre, onestamente, non fate più pazzie, mettetevi con me a una buona impresa. Nessuno. E la smania, l'interno rodio in quell'abbandono, in quella solitudine agra e nuda, crescevano e lo esasperavano sempre più. L'incertezza di quella sua condizione era la sua maggior tortura, sì, perché non era più né ricco né povero. Ai ricchi non poteva più accostarsi e i poveri non lo volevano riconoscere per compagno, per via di quella casa in paese e di quel poderetto lassù. Ma che gli fruttava la casa? Niente. Tasse gli fruttava. E quanto al poderetto, ecco qua. C'era, per tutta ricchezza, un po' di grano che, mietuto fra pochi giorni, gli avrebbe dato sì e no tanto da pagare il censo alla mensa vescovile. Che gli restava dunque per mangiare? Quei poveri uccellini, là, e che pena anche questa, finché s'era trattato di prenderli per tentare un negozio da far rider la gente, transeat, ma ora scender giù nel gabbione, acchiapparli, ucciderli e mangiarseli. Su, Nina, su, dormi stasera? Su! Maledetta la casa e maledetto il podere, che non lo lasciavano essere neanche povero bene, povero e pazzo, lì in mezzo a una strada, povero senza pensieri, come tanti ne conosceva e per cui, nell'esasperazione in cui si trovava, sentivano invidia angosciosa. Tutt'a un tratto Nina s'impuntò, con le orecchie tese. Chi è là? Gridò Simone Lampo. Sul parapetto d'un ponticello, lungo lo stradone, gli parve di scorgere nel bujo qualcuno sdraiato. Chi è là?
colui che stava lì sdrajato alzò appena il capo ed emise come un grugnito. «O tu, Nàzzaro, che fai lì?» «Aspetto le stelle». «Te le mangi?» «No, le conto». «E poi?» Infastidito da quelle domande, Nàzzaro si rizzò a sedere sul parapetto e gridò iroso tra il fitto barbone abbuffolato: «Don Simò, andate, non mi seccate. Sapete bene che a quest'ora non negozio più e con voi non voglio discorrere». Così dicendo si sdraiò di nuovo a pancia all'aria sul parapetto in attesa delle stelle. Quando aveva guadagnato 4 soldi, o strigliando 2 bestie o accudendo a qualche altra faccenda purché spiccia, Nàzzaro diventava padrone del mondo. 2 soldi di pane e 2 soldi di frutta. Non aveva bisogno d'altro, e se qualcuno gli proponeva di guadagnarsi, oltre a quei 4 soldi, per qualche altra faccenda, 1 o magari 10 lire, rifiutava, rispondendo sdegnosamente a quel suo modo: «Non negozio più», e si metteva a vagar per le campagne o lungo la spiaggia del mare o su per i monti. Si incontrava dappertutto e dove meno si sarebbe aspettato, scalzo, silenzioso, con le mani dietro la schiena e gli occhi chiari, invagati e ridenti. «Ve ne volete andare, insomma, sì o no?» gridò levandosi di nuovo a sedere sul parapetto, più iroso vedendo che quello s'era fermato con l'asina a contemplarlo. «Non mi vuoi neanche tu?» disse allora Simone Lampo scotendo il capo. «Eppure, va là, che potremmo far bene il paio, noi 2. «Col demonio, voi, il paio!» borbottò Nàzzaro, tornando a sdraiarsi. «Siete in peccato mortale, ve l'ho detto. Per quegli uccellini? L'anima, il cuore, non ve lo sentite rodere il cuore? Son tutte quelle creature di Dio che vi siete mangiate. Andate, peccato mortale!» «Arrì!» disse Simone Lampo all'asinella. Fatti pochi passi, s'arrestò di nuovo, si voltò indietro e chiamò: «Nàzzaro!» Il vagabondo non gli rispose. «Nàzzaro!» ripeté Simone Lampo. «Vuoi venire con me a liberare gli uccelli?» Nàzzaro si rizzò di scatto. «Dite davvero?» «Sì!» «Volete salvarvi l'anima? Non basta, dovreste dar fuoco anche alla paglia». «Che paglia?» «A tutta la paglia», disse Nàzzaro, accostandosi rapido e leggero come un'ombra. Posò una mano sul collo dell'asina, l'altra su una gamba di Simone Lampo e guardandolo negli occhi tornò a domandargli: «Vi volete salvar l'anima davvero?» Simone Lampo sorrise e gli rispose: «Sì». «Proprio davvero? Giuratelo. Badate, io so quello che ci vorrebbe per voi. Studio la notte e so quello che ci vorrebbe, non per voi soltanto, ma anche per tutti i ladri, per tutti gli impostori che abitano laggiù, nel nostro paese. Quello che Dio dovrebbe fare per la loro salvazione e che fa, presto o tardi, sempre. Non dubitate. Dunque, volete davvero liberare gli uccelli?» «Ma sì, te l'ho detto». «E fuoco alla paglia?» «E fuoco alla paglia». «Va bene, vi prendo in parola. Andate avanti e aspettatemi. Devo ancora contare fino a 100». Simone Lampo riprese la via, sorridendo e dicendo a Nàzzaro: «Bada, t'aspetto». S'intravedevano ormai laggiù, lungo la spiaggia, i lumi fiochi del paesello. Da quella via, su l'altipiano marnoso che dominava il paese, si spalancava nella notte la vacuità misteriosa del mare, che faceva apparir più misero quel gruppetto di lumi laggiù. Simone Lampo trasse un profondo sospiro e aggrottò le ciglia. Salutava ogni volta così, da lontano, l'apparizione di quei lumi. C'eran 2 pazzi patentati per gli uomini che stavano laggiù, oppressi, ammucchiati, lui e Nàzzaro. Bene, ora si sarebbero messi insieme per accrescere l'allegria del paese. Libertà agli uccellini e fuoco alla paglia. Gli piaceva questa esclamazione di Nàzzaro e se la ripeté con crescente soddisfazione parecchie volte prima di giungere al paese. «Fuoco alla paglia!» Gli uccellini, a quell'ora, dormivano tutti,
nelle 5 stanze del piano di sotto. Quella sarebbe stata per loro l'ultima notte da passar lì. Domani via, liberi, una gran volata, e si sarebbero sparpagliati per l'aria, sarebbero ritornati ai campi, liberi e felici. Sì, era una vera crudeltà la sua. Nàzzaro aveva ragione. Peccato mortale. Meglio mangiar pane asciutto, e lì. Legò l'asina nella stalluccia e, con la lucernetta a olio in mano, andò su ad aspettar Nàzzaro, che doveva contare, come gli aveva detto, fino a 100 stelle. Matto, chissà perché. Ma era forse una divozione. Aspetta, Simone Lampo cominciò ad aver sonno. Altro che 100 stelle, dovevano essere passate più di 3 ore. Mezzo firmamento avrebbe potuto contare. Via, via, forse gliel'aveva detto per burla che sarebbe venuto. Inutile aspettarlo ancora, e si disponeva a buttarsi sul letto, così vestito, quando sentì bussare forte all'uscio di strada. Ed ecco Nàzzaro, ansante e tutto ilare e irrequieto. Sei venuto di corsa? Sì, fatto. Che hai fatto? Tutto. Ne parleremo domani, don Simò. Sono stanco morto. Si buttò a sedere su una seggiola e cominciò a stropicciarsi le gambe con tutte e 2 le mani, mentre gli occhi d'animale forastico gli brillavano d'un riso strano, abbozzato appena sulle labbra di tra il folto barbone. Gli uccelli? Domandò. Giù, dormono. Va bene. Non avete sonno voi? Sì, t'ho aspettato tanto. Prima non ho potuto. Coricatevi. Ho sonno anch'io e dormo qua, su questa seggiola. Sto bene, non vi incomodate. Ricordatevi che siete ancora in peccato mortale. Domani compiremo l'espiazione. Simone Lampo lo mirava dal letto, appoggiato su un gomito, beato. Quanto gli piaceva quel matto vagabondo. Gli era passato il sonno e voleva seguitare la conversazione. Perché conti le stelle, Nàzzaro, di? Perché mi piace contarle. Dormite. Aspetta, dimmi, sei contento tu? Di che? Domandò Nàzzaro, levando la testa, che aveva già affondata tra le braccia appoggiate al tavolino. Di tutto, disse Simone Lampo, di vivere così. Contento? Tutti in pena siamo, don Simò, ma non ve ne incaricate, passerà. Dormiamo. E riaffondò la testa tra le braccia. Simone Lampo sporse il capo per spegnere la candela, ma sul punto trattenne il fiato. Lo costernava un po' l'idea di restare al buio con quel matto là. Di, Nàzzaro, vorresti rimanere sempre con me? Sempre non si dice. Finché volete. Perché no? E mi vorrai bene? Perché no? Ma né voi padrone né io servo. Insieme. Vi sto appresso da un pezzo, sapete? So che parlate con l'asina e con voi stesso, e ho detto tra me, la sorba si matura, ma non vi volevo accostare a voi, perché avevate gli uccelli prigionieri in casa. Ora che m'avete detto di voler salvare l'anima, starò con voi finché mi vorrete. Intanto v'ho preso in parola e il primo passo è fatto. Buonanotte. E il rosario, non te lo dici? Parli tanto di Dio? Me lo son detto, e in cielo il mio rosario, un'Ave Maria per ogni stella. Ah, le conti per questo? Per questo. Buonanotte. Simone Lampo, raffidato da queste parole, spense la candela e poco dopo tutti e 2 dormivano. All'alba i primi cinguettii degli uccelli imprigionati svegliarono subito il vagabondo, che dalla seggiola s'era buttato a dormire in terra. Simone Lampo, che a quei cinguettii era già avvezzo, ronfava ancora. Nàzzaro andò a svegliarlo. Don Simò, gli uccelli ci chiamano. Ah, già, fece Simone Lampo, destandosi di soprassalto e sgranando tanto d'occhi alla vista di Nàzzaro. Non si ricordava più di nulla. Condusse il compagno nell'altra stanzetta e, sollevata la caditoia sull'assito,
scesero entrambi la scala di legno della cateratta e pervennero nel piano di sotto, intafanato nello sterco di tutte quelle bestioline e di rinchiuso. Gli uccelli, spaventati, presero tutti insieme a strillare, levandosi con gran tumulto d'ali verso il tetto. Quanti, quanti! Esclamò Nàzzaro pietosamente, con le lacrime agli occhi. Povere creature di Dio! E ce n'erano di più, esclamò Simone Lampo tentennando il capo. Meritereste la forca, don Simò! Gli gridò quello, mostrandogli le pugna. Non so se basterà l'espiazione che v'ho fatto fare. Su, andiamo! Bisognerà mandarli tutti in una stanza prima. Non ce n'è bisogno, guarda, disse Simone Lampo afferrando un fascio di cordicelle che, per un congegno complicatissimo, tenevano aderenti ai vani delle finestre e dei finestroni gli ingraticolati. Vi si appese e giù gli ingraticolati, alla strappata, precipitarono tutti insieme con un fracasso indiavolato. Cacciamo via ora, cacciamo via! Libertà, libertà! Sciò, sciò, sciò! Gli uccelli, da più mesi lì imprigionati, in quel subitaneo scompiglio, sgomenti, sospesi sul fremito delle ali, non seppero in prima spiccare il volo. Bisognò che alcuni, più animosi, s'avventassero via, come frecce. Con uno strido di giubilo e di paura insieme, seguirono gli altri, cacciati, a stormi, in gran confusione, e si sparpagliarono dapprima, come per rimettersi un po' dallo stordimento, sugli scrimoli dei tetti, sulle torrette dei camini, sui davanzali delle finestre, sulle ringhiere dei balconi del vicinato, suscitando, giù nella strada, un gran clamore di meraviglia, a cui Nàzzaro, piangente dalla commozione, e Simone Lampo rispondevano seguitando a gridare per le stanze ormai vuote. Sciò! Sciò! Libertà! Libertà! S'affacciarono quindi anch'essi a godere dello spettacolo della via invasa da tutti quegli uccellini liberati alla nuova luce dell'alba. Ma già qualche finestra si schiudeva, qualche ragazzo, qualche donna tentavano ridendo di ghermire questo o quell'uccellino, e allora Nàzzaro, furibondo, protese le braccia e cominciò a sbraitare come un ossesso. Lasciate! Non v'arrischiate! Ah, mascalzone! Ah, ladra di Dio! Lasciateli andare! Simone Lampo cercò di calmarlo. Va là, sta tranquillo, che non si lasceranno più prendere ormai. Ritornarono al piano di sopra, sollevati e contenti. Simone Lampo s'accostò a un fornelletto per accendere il fuoco e fare il caffè, ma Nàzzaro lo trasse di furia per un braccio. Che caffè, don Simò? Il fuoco è già acceso. L'ho acceso io stanotte. Su, corriamo a vedere l'altra volata di là. L'altra volata? Gli domandò Simone Lampo stordito. Che volata? Una di qua e una di là, disse Nàzzaro. L'espiazione per tutti gli uccelli che vi siete mangiati. Fuoco alla paglia, non ve l'ho detto? Andiamo a sellar l'asina e vedrete. Simone Lampo vide passarsi come una vampa davanti agli occhi. Temette d'intendere, afferrò Nàzzaro per le braccia e scotendolo gli gridò. Che hai fatto? Ho bruciato il grano del vostro podere, gli rispose tranquillamente Nàzzaro. Simone Lampo allibì dapprima, poi, trasfigurato dall'ira, si lanciò contro il matto. Tu, il grano! Assassino! Dici davvero? Ma hai bruciato il grano? Nàzzaro lo respinse con una bracciata furiosa. Don Simò, a che gioco giochiamo? Di quanti parlari siete? Fuoco alla paglia, mi avete detto, e io ho dato fuoco alla paglia, per l'anima vostra. Ma io ti mando ora in galera, ruggì Simone Lampo. Nàzzaro ruppe in una gran risata e gli disse chiaro e tondo: pazzo siete, l'anima, così ve la volete salvare l'anima? Niente, don Simò, non ne facciamo niente. Ma tu mi hai rovinato, assassino, gridò con un altro tono di voce Simone Lampo, quasi piangente ora. Potevo figurarmi che tu intendessi dir questo, bruciarmi il grano. E come faccio ora? Come pago il censo alla mensa vescovile? Il censo che grava sul podere?
Nàzzaro lo guardò con aria di compatimento sdegnoso. Bambino, vendete la casa, che non vi serve a nulla, e liberate del censo il podere. È presto fatto. Sì, sghignò Simone Lampo. E intanto che mangio io là, senza uccelli e senza grano? A questo ci penso io, gli rispose con placida serenità Nàzzaro. Non devo star con voi? Abbiamo l'asina, abbiamo la terra, zapperemo e mangeremo. Coraggio, don Simò. Simone Lampo rimase stupito a mirare la fiducia serena di quel matto, che era rimasto innanzi a lui con una mano alzata a un gesto di noncuranza sdegnosa e un bel riso d'arguta spensieratezza negli occhi chiari e tra il folto barbone abbatuffolato. Epilogo. Si conclude qui la prima parte di Novelle per un anno, volume secondo, La vita nuda. Nella seconda parte proseguirà l'ascolto delle novelle che compongono questa straordinaria raccolta, continuando il viaggio nell'universo letterario di Pirandello. Se desiderate sostenere il progetto Bene Ist, Onde Letterarie, iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace a questo video. Il vostro supporto ci aiuta a diffondere la grande letteratura e a realizzare nuovi audiolibri. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio. Buona lettura e buon ascolto.